Un milionario si innamorò di un'umile figlia di pescatori. Quando il destino li unì, i loro mondi completamente diversi entrarono in collisione. Una tragedia del passato minacciò di distruggere tutto e un bambino prematuro nacque durante la tempesta. Segreti di famiglia vennero alla luce e un tradimento quasi costò tutto ciò che avevano costruito. Una storia d'amore, perdono e redenzione che trascende le classi sociali. Preparati, perché questo viaggio emozionerà anche i cuori più duri. Iscriviti al canale, lascia il tuo mi piace a questo video e commenta da quale città stai guardando. Il sole si congedava lentamente sull'orizzonte marino, dipingendo il cielo di Porto Azzurro, con pennellate dorate e cremisi. Chiara Ricci, con i piedi nudi che affondavano nella sabbia umida, contemplava il movimento ipnotico delle onde, mentre il vento salato giocava con i suoi capelli castani. Ai suoi 22 anni, quella costa era tutto il suo mondo, un universo di tradizioni pescherecce e sogni racchiusi in una piccola bottiglia di vetro che mai aveva osato lanciare in mare. A volte i destini più straordinari iniziano con passi che non abbiamo mai pianificato di fare, mormorò a se stessa, come se l'oceano le sussurrasse segreti che lei solo iniziava a decifrare. In quel preciso istante, a chilometri di distanza, ma in rotta di collisione con il suo destino, Marco Ferretti, il magnate immobiliare di 45 anni, osservava lo stesso tramonto dalla finestra del suo ufficio in città. I suoi occhi, del colore esatto del mare in tempesta, riflettevano una solitudine che nemmeno la sua impressionante fortuna era riuscita a mitigare. Quella notte, entrambi ignoravano che le loro vite, così diverse come il velluto e la tela, stavano per intrecciarsi in una danza che avrebbe sfidato ogni probabilità. Chiara era cresciuta ascoltando il ritmo costante delle onde, come chi ascolta il battito del cuore di una persona amata. Figlia di Giuseppe Ricci, rispettato lavoratore della fabbrica di conserve locale e nipote del leggendario pescatore Antonio Ricci, aveva ereditato 3 qualità che la distinguevano tra gli abitanti di Porto Azzurro: una generosità innata che la portava a condividere le sue scarse risorse con chi considerava più bisognoso, una curiosità intellettuale insaziabile che alimentava con libri presi in prestito dalla piccola biblioteca comunale, e una determinazione silenziosa che affiorava nei momenti più inaspettati. Chiara, figlia di nuovo a sognare ad occhi aperti, la voce di suo padre interruppe i suoi pensieri mentre sistemava le reti sul piccolo molo di famiglia. La vita non si costruisce con le fantasie, ma con il duro lavoro. Lo so, papà, rispose con un sorriso che illuminava il suo viso dai lineamenti delicati. Ma non credi che i sogni siano il carburante che ci spinge a continuare a remare? Giuseppe Ricci contemplò sua figlia con un misto di orgoglio e preoccupazione. Dalla morte di sua moglie 10 anni prima aveva cresciuto Chiara da solo, cercando di bilanciare tenerezza e fermezza, sempre preoccupato per il futuro di quella giovane, che sembrava troppo sensibile per il mondo pragmatico della pesca. Forse hai ragione, concesse finalmente, ma non dimenticare che i piedi devono sempre restare ben piantati a terra, anche se lo sguardo si perde all'orizzonte. Nei pomeriggi liberi, Chiara aiutava al centro comunitario, insegnando a leggere ai bambini dei pescatori, che come lei sognavano mondi oltre le reti e la salsedine. Fu proprio in quel centro che Lucia Bianchi, la sua migliore amica e responsabile dell'organizzazione degli eventi benefici, le consegnò un invito che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. «Chiara, ho bisogno che tu venga al gala di beneficenza di sabato», esclamò Lucia con gli occhi brillanti di entusiasmo. «Dicono che verranno importanti imprenditori dalla capitale. Immagina le donazioni che potremmo ottenere per ampliare la biblioteca. Sai che questi eventi non fanno per me», contestò Chiara, giocherellando nervosamente con l'orlo del suo semplice vestito. «Non ho nulla da indossare e non saprei come comportarmi tra persone così diverse». «Sciocchezze», replicò Lucia con fermezza. «Ho un vestito che ti starà perfettamente. Inoltre la tua intelligenza e la tua bontà brillano più di qualsiasi gioiello». Ciò che Chiara ignorava è che quell'invito non era così casuale come sembrava. A chilometri di distanza, nella sua villa con vista sull'oceano, Marco Ferretti
Stava rivedendo la lista degli invitati, soffermandosi su un nome che il suo assistente aveva aggiunto su raccomandazione del sindaco: Chiara Ricci, nipote di Antonio Ricci. Un nome che risvegliava in lui un debito antico, un ricordo ereditato e una promessa che nemmeno Chiara conosceva. Il salone dell'antico hotel costiero risplendeva di luci dorate che si riflettevano nei bicchieri di cristallo e nei gioielli degli ospiti. Chiara, vestita con un semplice abito blu turchese che Lucia le aveva prestato, si sentiva come un pesce fuor d'acqua. Le sue mani, abituate al contatto ruvido delle reti, reggevano goffamente un calice di champagne che aveva appena assaggiato. «Respira profondamente e sorridi», le sussurrò Lucia all'orecchio. «Nessuno noterà il tuo nervosismo se non lo riveli tu stessa». Ma qualcuno l'aveva già notata. Dall'altra parte del salone, Marco Ferretti la osservava con un'intensità che contrastava con la sua abituale indifferenza in questi eventi sociali. C'era qualcosa nella postura di quella giovane, nel suo modo di osservare tutto, con genuina curiosità, invece che con calcolo sociale, che aveva immediatamente destato il suo interesse. «Chi è?» chiese a Roberto Conti, il sindaco di Porto Azzurro, senza distogliere lo sguardo da Chiara. «Chiara Ricci, la nipote di Antonio Ricci», rispose il sindaco con un sorriso complice. «Una giovane eccezionale, educa i bambini della comunità come volontaria. Ha un talento naturale per vedere la bellezza dove altri vedono solo il quotidiano». Il nome confermò ciò che Marco già sospettava. Il destino, quel burattinaio capriccioso, aveva messo sul suo cammino la nipote dell'uomo che aveva salvato suo padre da un naufragio decenni prima. Un debito familiare che non aveva mai trovato modo di essere saldato. Con passi decisi attraversò il salone, fermandosi davanti a Chiara con una sicurezza che emanava da ogni poro della sua pelle abbronzata. «Signorina Ricci?» La sua voce, profonda, contrastava con la dolcezza del suo gesto nell'estendere la mano. «Marco Ferretti. Mi chiedevo se le piacerebbe accompagnarmi sulla terrazza. L'oceano offre uno spettacolo molto più bello di qualsiasi conversazione qui dentro». Chiara, sorpresa dall'attenzione di quell'uomo, il cui nome aveva sentito in conversazioni, come simbolo di potere e fortuna, annuì timidamente. Sotto il manto stellato della notte, i loro mondi iniziarono a intrecciarsi in una conversazione che fluì con sorprendente naturalezza. «Quindi insegni a leggere ai bambini?» chiese Marco, appoggiato alla ringhiera di legno che separava la terrazza dalla spiaggia. «Sono loro che insegnano a me», rispose Chiara con un sorriso sincero. «Mi insegnano a vedere il mondo con occhi nuovi ogni giorno, ad apprezzare ciò che ho invece di desiderare, ciò che mi manca». Marco la osservò con un misto di curiosità e ammirazione. In un mondo dove era abituato a che tutti cercassero qualcosa, da lui quella giovane sembrava completa in se stessa, ricca in un modo che non aveva nulla a che fare con conti bancari o proprietà. «È una filosofia interessante per qualcuno così giovane», commentò genuinamente intrigato. «La maggior parte delle persone passa tutta la vita cercando qualcosa in più, senza rendersi conto che la felicità forse era in ciò che già possedevano». «E lei, signor Ferretti?» chiese Chiara con un'audacia che sorprese persino lei stessa. «Ha trovato la felicità in tutto ciò che ha ottenuto?» La domanda, formulata senza alcuna malizia, colpì Marco come un'onda inaspettata. Per un istante, la maschera di assoluta sicurezza che sempre indossava si incrinò, rivelando una vulnerabilità che raramente permetteva di intravedere. «Mi chiami Marco, per favore», rispose, eludendo abilmente la domanda. «E credo che la felicità sia come l'orizzonte, sembra sempre essere un po' più in là. Non importa quanto avanziamo verso di essa». Quella notte, sotto le stelle di Porto Azzurro, nessuno dei due immaginava che avevano appena fatto il primo passo su un cammino che avrebbe trasformato le loro vite per sempre. Le settimane seguenti trascorsero come un sogno febbrile per Chiara. Marco Ferretti, l'uomo la cui fortuna era argomento di conversazione in tutto il paese, aveva fatto irruzione nella sua vita con la forza di una tempesta tropicale. Ogni giorno appariva in luoghi inaspettati, aspettandola all'uscita del centro comunitario, con un libro di cui avevano parlato invitandola a cene in ristoranti, la cui esistenza Chiara a malapena conosceva,
o semplicemente camminando insieme a lei sulla spiaggia al tramonto. La comunità peschereccia osservava quel corteggiamento inusuale con un misto di stupore e diffidenza. Le donne anziane bisbigliavano al mercato, divise tra chi vedeva una favola moderna e chi presagiva un disastro imminente. «Non ti sembra strano, figlia?» chiese Giuseppe una sera mentre condividevano una semplice cena di pesce nella loro modesta cucina. Uomini come Ferretti non sono soliti interessarsi a donne come noi. Chiara posò la forchetta accanto al piatto, sentendo una fitta di dolore davanti alle parole di suo padre. «Come noi», ripeté con una calma che mascherava il suo turbamento interiore. «Ti riferisci a persone oneste e lavoratrici? O semplicemente a persone senza soldi?» Giuseppe sospirò, passandosi una mano sul viso segnato da anni di esposizione al sole e alla salsedine. «Sai che non è questo, Chiara, ma i vostri mondi sono diversi come l'acqua dolce e quella salata. Prima o poi questa differenza si farà notare». «Forse le differenze non sono sempre un abisso», rispose lei dolcemente. «A volte possono essere un ponte». Quella stessa notte, mentre Chiara lottava con i propri dubbi, Marco affrontava lo scetticismo della sua cerchia più stretta nel suo elegante studio con vista sul mare. La figlia di un pescatore, la voce di Francesca Martini, sua madre stillava incredulità e un certo disprezzo. «Marco caro, capisco che ti senta solo da quando è successo con Isabella e il bambino, ma ci sono modi più appropriati per cercare compagnia». Marco osservò sua madre con espressione impenetrabile. A 70 anni Francesca continuava ad essere una donna imponente con i capelli perfettamente tinti e i gioielli strategicamente selezionati per ogni occasione. «Non cerco compagnia, madre», rispose con una freddezza che contrastava con il fuoco che sentiva ardere dentro ogni volta che pensava a Chiara. «Ho trovato qualcuno che mi fa vedere il mondo in un modo completamente nuovo». «Molto poetico», intervenne Stefano, suo fratello minore e avvocato delle sue aziende. «Ma hai considerato cosa diranno i nostri soci? I Ferretti si sono sempre imparentati con famiglie che portavano qualcosa all'attività». Marco si alzò bruscamente dalla sua poltrona di pelle, avvicinandosi alla finestra per contemplare l'oceano, che curiosamente gli ricordava gli occhi di Chiara. «Forse è ora che i Ferretti ricordino che gli affari non sono l'unica cosa che conta nella vita». La sua voce suonava distante, come se parlasse a se stesso. «Inoltre c'è un debito antico con la famiglia Ricci che non è mai stato saldato». Francesca e Stefano si scambiarono sguardi confusi, ma prima che potessero indagare oltre Marco, concluse la conversazione con un gesto definitivo. 3 giorni dopo, durante una cena intima nella sua villa, Marco condusse Chiara sulla terrazza privata, da dove si poteva vedere tutto il litorale di Porto Azzurro. Sotto un cielo punteggiato di stelle, si inginocchiò davanti a lei con una piccola scatola di velluto blu. Chiara so che questo sembrerà precipitoso per il mondo intero. La sua voce, abitualmente ferma, tremava leggermente. «Ma ai miei 45 anni ho imparato che quando trovi qualcosa di veramente prezioso, non devi rischiare di perderlo. Mi hai mostrato un modo di vedere la vita che credevo dimenticato. Mi daresti l'onore di diventare mia moglie?» Chiara contemplò l'anello, uno zaffiro circondato da piccoli diamanti che catturavano la luce della luna, e poi guardò gli occhi di Marco, dove brillava una vulnerabilità che poche persone avevano avuto il privilegio di contemplare. «Marco, ci conosciamo appena», sussurrò, sentendo che il suo cuore batteva così forte che temeva che lui potesse sentirlo. «A volte l'anima riconosce in un istante ciò che la mente impiegherebbe anni a decifrare», rispose lui prendendo la sua mano con delicatezza. «Non ti chiedo di rispondere subito. Pensaci, parla con tuo padre se desideri». Ma Chiara non aveva bisogno di più tempo. In un atto di coraggio che sorprese entrambi, si chinò e baciò dolcemente le labbra di Marco. «Sì», rispose con una certezza che dissipò tutti i suoi dubbi precedenti. «Costruiremo un ponte tra i nostri mondi». Ciò che nessuno dei due sapeva è che quel ponte avrebbe dovuto sopportare tempeste che avrebbero messo alla prova le sue fondamenta più profonde. La cappella centenaria di Porto Azzurro, con le sue pareti imbiancate a calce e le sue vetrate che filtravano la luce marina in prismi multicolori,
non aveva mai assistito a un matrimonio come quello. Nelle prime file si mescolavano due mondi apparentemente inconciliabili: l'alta società imprenditoriale con i suoi abiti firmati e gioielli abbaglianti, e la comunità peschereccia locale con i volti segnati dal sole e i loro abiti migliori, conservati per anni per le occasioni speciali. Chiara, radiosa in un semplice abito di seta naturale che esaltava la sua bellezza senza artifici, avanzava al braccio di suo padre lungo la navata centrale. Il suo cuore batteva con un misto di nervosismo e certezza assoluta, mentre i suoi occhi incontravano quelli di Marco, che l'aspettava vicino all'altare, con un'espressione che combinava stupore e devozione. «Sei bellissima», sussurrò Giuseppe con la voce rotta dall'emozione proprio prima di consegnarla al suo futuro sposo. «Tua madre sarebbe così orgogliosa». Chiara strinse la mano di suo padre con affetto, consapevole dello sforzo che gli era costato accettare quell'unione che alterava tutti i suoi schemi. Ciò che Giuseppe non le aveva raccontato era la conversazione privata che aveva avuto con Marco settimane prima, quando l'imprenditore gli aveva rivelato la sua intenzione di comprare la fabbrica di conserve per modernizzarla, garantendo non solo il lavoro di Giuseppe, ma quello di tutta la comunità. La cerimonia si svolse come in un sogno, con parole di amore eterno, pronunciate sotto lo sguardo attento di San Pietro, patrono dei pescatori, la cui immagine sembrava sorridere dalla sua nicchia. Durante il banchetto celebrato nei giardini della Villa Ferretti, Chiara osservava con stupore come due universi paralleli iniziavano goffamente a stabilire punti di contatto. La sua amica Lucia chiacchierava animatamente con un gruppo di dirigenti su progetti comunitari, mentre alcuni pescatori condividevano storie di mare con ospiti della città che ascoltavano affascinati. Solo Francesca Martini rimaneva estranea a quell'integrazione, osservando tutto con la distanza aristocratica che la caratterizzava. Quando Chiara si avvicinò a lei con una coppa di champagne come offerta di pace, la donna abbozzò appena un sorriso cortese. «Spero che tu sappia apprezzare la fortuna che hai avuto, cara», commentò Francesca, aggiustandosi un bracciale d'oro bianco. «Marco avrebbe potuto scegliere qualsiasi donna della nostra posizione, ma sembra che abbia una debolezza per l'esotico». Chiara, invece di sentirsi offesa, rispose con un sorriso genuino che disarmò momentaneamente la sua nuova suocera. «La vera fortuna, signora Martini, non consiste nello sposare un uomo ricco ma un uomo buono», replicò con dolcezza, «e in questo aspetto mi considero la donna più fortunata del mondo». Prima che Francesca potesse rispondere, Marco apparve accanto a loro circondando la vita di Chiara con un braccio protettivo. «Vedo che le due donne più importanti della mia vita si stanno già conoscendo», commentò baciando la guancia di sua madre, e poi le labbra di Chiara con una naturalezza che mascherava la tensione del momento. «Tua moglie ha un modo molto particolare di vedere la vita», osservò Francesca con tono neutro. «Per questo mi sono innamorato di lei», rispose Marco guardando Chiara con adorazione, «perché vede bellezza e possibilità dove altri vedono solo ostacoli e differenze». Quella notte, dopo che l'ultimo ospite se n'era andato, Chiara e Marco contemplavano il mare dalla loro camera nella villa. L'abito da sposa riposava accuratamente su una ottomana, mentre lei, avvolta in una vestaglia di seta, si sentiva simultaneamente estranea e perfettamente al suo posto. «A cosa stai pensando?» chiese Marco abbracciandola da dietro mentre osservavano le onde argentate sotto la luce lunare. «A come la vita a volte ci porta su strade che non avremmo mai immaginato», rispose lei, appoggiandosi al suo petto. «3 mesi fa stavo insegnando a leggere ai bambini del villaggio, convinta che quello sarebbe stato il mio mondo per sempre. E ora? Ti penti?» La voce di Marco conteneva una sfumatura di vulnerabilità che raramente lasciava intravedere. Chiara si girò per guardarlo direttamente negli occhi, quegli occhi che sembravano contenere la profondità dell'oceano. «Nemmeno per un secondo», affermò con convinzione, «ma a volte mi chiedo se merito tutta questa felicità, tutto questo lusso». Marco prese il suo viso tra le mani con infinita delicatezza. «Chiara, il lusso è avere te nella mia vita», sussurrò. «Tutto il resto sono solo cose che il denaro può comprare. Tu mi hai restituito qualcosa che credevo perduto per sempre, la capacità di sentire». Quella notte,
Si amarono con l'intensità di chi ha trovato un tesoro inaspettato, ignorando che presto avrebbero dovuto affrontare prove che avrebbero messo alla prova la solidità delle loro promesse, appena pronunciate. La luna di miele in un'isola, privata dei Caraibi, fu una parentesi di felicità assoluta, un tempo fuori dal mondo dove Chiara e Marco poterono costruire le fondamenta della loro relazione, lontano da sguardi curiosi e aspettative altrui. Tra spiagge di sabbia bianca e notti stellate, condivisero sogni, paure e segreti che avevano gelosamente custodito fino ad allora. Fu durante una di quelle notti che Marco le rivelò il suo piano per la fabbrica di conserve. «Voglio che sia un progetto che combini il meglio di entrambi i mondi», spiegò mentre disegnava idee sulla sabbia umida. «Tecnologia all'avanguardia, per migliorare la produzione, ma rispettando i metodi tradizionali che danno quel sapore unico ai prodotti di Porto Azzurro». Chiara lo ascoltava affascinata, contribuendo con suggerimenti dal suo profondo conoscimento della comunità e delle sue necessità. Senza saperlo, stavano creando insieme un modello di business che avrebbe rivoluzionato l'industria conserviera della regione. Il ritorno alla realtà, tuttavia, si rivelò più impegnativo di quanto Chiara avesse previsto. La Villa Ferretti, con le sue 20 stanze, il personale di servizio e i suoi protocolli non scritti, le sembrava così estranea come un paese straniero di cui a malapena iniziava a decifrare la lingua. «Signora Ferretti desidera che le prepari il bagno con sali alla lavanda o preferisce essenza di gelsomino questa sera?» chiese Maria la governante con una formalità che faceva sentire Chiara come un'impostora. «Per favore chiamami Chiara», rispose lei per l'ennesima volta, «e sinceramente posso preparare il mio bagno da sola. Non vorrei causarti disturbi inutili». Maria, una donna di mezza età che aveva trascorso tutta la sua vita al servizio della famiglia Ferretti, la guardò con un misto di confusione e simpatia. «Signora, Chiara», si corresse. «Non è un disturbo, è il mio lavoro. E se mi permette di dirlo, il Signore non è mai sembrato così felice da quando lei è arrivata. Questo fa sì che tutti qui vogliamo servirla al meglio». Quelle parole sincere aprirono una breccia nella barriera invisibile che Chiara sentiva tra sé e la vita nella villa. Poco a poco trovò il suo posto, non cercando di diventare qualcuno che non era, ma trasformando sottilmente l'ambiente intorno a sé. Iniziò invitando i bambini del centro comunitario a utilizzare l'enorme biblioteca della villa una volta alla settimana. Poi istituì cene informali la domenica, dove il personale non serviva, ma condivideva la tavola con loro in un ambiente rilassato, che inizialmente scandalizzò Francesca, ma che persino lei finì per apprezzare a malincuore. Marco osservava quelle trasformazioni con un misto di stupore e orgoglio. La villa, che per anni era stata poco più di un lussuoso mausoleo di ricordi dolorosi, acquisiva nuova vita sotto l'influenza di Chiara. Tuttavia non tutto era così idilliaco come sembrava in superficie. Gli eventi sociali, dove dovevano presentarsi come coppia, diventavano prove del fuoco per Chiara, che sentiva costantemente gli occhi critici dell'alta società valutare ogni gesto, ogni parola, ogni scelta di abbigliamento. «Quindi sei insegnante?» chiese Elena Romano, moglie di uno dei soci più importanti di Marco, durante una cena di beneficenza, con un tono che convertiva la parola in qualcosa di leggermente spregiativo. «In realtà sono volontaria in un programma di alfabetizzazione», corresse Chiara con un sorriso sereno. «Credo fermamente che l'educazione sia il ponte più solido verso un futuro migliore per la nostra comunità». «Che è altruistico», rispose Elena, scambiando sguardi significativi con altre donne del suo circolo. «Anche se ora che sei la signora Ferretti, suppongo che dovrai lasciare queste attività così terrene». Chiara sentì la mano di Marco stringere dolcemente la sua sotto il tavolo, un gesto silenzioso di supporto che le diede la fiducia necessaria per rispondere. «Al contrario», replicò con voce chiara, «essere la signora Ferretti mi offre l'opportunità di ampliare questi programmi e raggiungere più bambini. Infatti stiamo pianificando di aprire una fondazione educativa». Il silenzio momentaneo che seguì le sue parole fu rotto dalla voce profonda di Marco. «Mia moglie ha una visione sociale che molti dei nostri dirigenti dovrebbero studiare.
affermò guardando direttamente negli occhi Elena. Ha ottenuto più risultati con risorse limitate di molte delle nostre campagne di responsabilità aziendale, con budget milionari. Quella notte, mentre si preparavano per dormire, Chiara non poté trattenere le lacrime che aveva represso. «A volte sento che non mi adatterò mai al tuo mondo, Marco», confessò mentre lui la abbracciava contro il suo petto. «Non importa cosa faccia o dica, sarò sempre l'intrusa, la figlia del pescatore che ha avuto fortuna». Marco prese il suo viso tra le mani, costringendola a guardarlo negli occhi. «Chiara, tu non devi adattarti al mio mondo», affermò con convinzione. «Stiamo creando il nostro mondo insieme, e chi non lo capisce semplicemente non ne farà parte». Quelle parole pronunciate con tanta certezza calmarono momentaneamente i dubbi di Chiara. Ciò che lei ancora non sapeva è che la sfida maggiore non sarebbe venuta dall'alta società, ma dai segreti sepolti nel passato di Marco Segreti, che presto sarebbero venuti alla luce. Al compiersi dei 6 mesi di matrimonio, Chiara affrontava la sua maggiore sfida sociale fino ad allora. Francesca Martini, in un apparente gesto di accettazione, le aveva ceduto l'organizzazione del tradizionale ballo di beneficenza annuale della Fondazione Ferretti, un evento che riuniva l'élite imprenditoriale e sociale del paese. «È la tua opportunità di dimostrare che non mi sono sbagliato con te», le aveva detto Marco, chiaramente orgoglioso della fiducia che sua madre iniziava a riporre in Chiara. Ciò che Marco non sospettava è che sua moglie aveva piani molto diversi dai tradizionali balli di gala che la famiglia aveva celebrato per decenni. Un pomeriggio, mentre rivedevano insieme documenti nello studio, Chiara gli presentò la sua proposta. «Voglio trasformare il ballo in un festival gastronomico che combini l'alta cucina con i piatti tradizionali dei pescatori», spiegò dispiegando bozzetti colorati sulla scrivania di Mogano. «Immagina i migliori chef del paese che lavorano fianco a fianco con le nonne di Porto Azzurro, condividendo tecniche, creando fusioni inimmaginabili». Marco la osservava con un misto di stupore e preoccupazione. «Chiara, questo evento ha 50 anni di tradizione», sottolineò cautamente. «Gli ospiti si aspettano un certo protocollo. Proprio per questo ha bisogno di un rinnovamento», rispose lei con entusiasmo. «Non credi che dopo 50 anni dello stesso un cambiamento sarebbe stimolante? Inoltre sarebbe un modo perfetto per dare visibilità ai prodotti della fabbrica rinnovata». La logica imprenditoriale dell'argomento finale finì per convincere Marco, che annuì con un sorriso rassegnato. «D'accordo, ma preparati alla reazione di mia madre», avvertì baciandola dolcemente. «Francesca Martini considera che cambiare le tradizioni equivalga praticamente a un'eresia». La previsione di Marco si avverò con precisione matematica. Quando Chiara presentò la sua idea durante il pranzo familiare della domenica, Francesca quasi si strozzò con il suo bicchiere di vino bianco. «Pescatori che cucinano insieme a chef con stelle Michelin», esclamò guardando suo figlio come se si aspettasse che intervenisse per fermare quella follia. «E dove intendi celebrarlo?» «Nei giardini che hanno accolto presidenti e diplomatici». «Esattamente», confermò Chiara con una calma che mascherava il suo nervosismo. «I giardini sono perfetti per installare le stazioni gastronomiche. E ho pensato che potremmo aprire l'evento al pubblico generale con biglietti a beneficio del nuovo centro culturale che vogliamo costruire a Porto Azzurro». Stefano, il fratello di Marco, scoppiò in una risata che voleva essere beffarda, ma che non riuscì a nascondere completamente il suo disagio. «Il prossimo passo sarà invitare i pescatori a utilizzare la piscina olimpionica», commentò con sarcasmo. Chiara lo guardò direttamente senza lasciarsi intimidire. «Se qualcuno volesse migliorare la sua tecnica di nuoto, perché no?» rispose con un sorriso che momentaneamente disarmò Stefano. «L'acqua non distingue tra cognomi o conti bancari». Francesca lasciò il suo tovagliolo sul tavolo con un gesto che indicava chiaramente il suo disgusto. «Marco, confido che metterai un po' di buonsenso in questa situazione», disse alzandosi per ritirarsi. «I Ferretti hanno una reputazione da mantenere». Quando la matriarca abbandonò la sala da pranzo, un silenzio teso si installò tra i presenti. Marco prese la mano di Chiara sotto il tavolo, un gesto che era diventato il loro modo privato di comunicare supporto.
Il festival si realizzerà esattamente come Chiara ha pianificato, annunciò con voce ferma, guardando direttamente suo fratello. E spero di contare sul sostegno di tutti i membri di questa famiglia. Nonostante gli ostacoli iniziali, Chiara si dedicò anima e corpo all'organizzazione dell'evento. Visitava il villaggio quotidianamente, incontrandosi con le donne che custodivano ricette tramandate per generazioni. Simultaneamente manteneva conversazioni con chef rinomati, molti dei quali si mostravano entusiasti all'idea di esplorare l'autenticità della cucina tradizionale peschereccia. 2 settimane prima del festival, mentre supervisionava l'installazione delle tende nei giardini, Chiara ricevette la visita inaspettata di Francesca. La donna, elegante come sempre con il suo tailleur color avorio, percorse le installazioni con espressione indecifrabile. «Mio figlio è convinto che questo sarà un successo», commentò infine, fermandosi accanto a Chiara. «Dice che hai un istinto speciale per connetterti con le persone». Chiara, sorpresa dal commento che sembrava quasi un complimento, rispose: «Con sincerità. Cerco solo di costruire ponti, signora Martini. La vita mi ha insegnato che le differenze possono essere la nostra maggiore forza quando le uniamo con rispetto». Francesca la osservò con uno sguardo valutativo, come se la vedesse realmente per la prima volta. «Mio marito, il padre di Marco, soleva dire qualcosa di simile», commentò con un tocco di nostalgia. «Forse per questo costruì un impero dal nulla, perché sapeva valorizzare la saggezza indipendentemente dalla sua origine». Prima che Chiara potesse rispondere, Francesca aggiunse: «C'è una ricetta familiare di riso con frutti di mare che è stata sulla nostra tavola per generazioni. Se vuoi potrei condividerla con le tue cuoche tradizionali». Quel piccolo gesto rappresentava molto più di una semplice ricetta, ed entrambe le donne lo sapevano. Era il primo passo verso una comprensione che nessuna delle due aveva creduto possibile. Il giorno del festival si svegliò con un cielo perfettamente azzurro, come se persino il clima volesse contribuire al successo dell'evento. I giardini della Villa Ferretti si trasformarono in un vibrante mercato gastronomico, dove l'aroma delle spezie si mescolava con risate e musica tradizionale. Contro ogni pronostico, il festival fu un successo straordinario. La stampa lo definì l'evento dell'anno, evidenziando l'innovativa fusione di culture e l'autenticità che emanava da ogni angolo. Le fotografie di imprenditori in abito da sera che imparavano a pulire il pesce insieme ai pescatori, o di casalinghe che condividevano segreti culinari con chef stellati, fecero il giro del paese. Persino Francesca Martini, inizialmente scettica, si ritrovò a godere genuinamente dell'atmosfera, mentre spiegava con orgoglio le origini della sua ricetta familiare a un gruppo di attenti ascoltatori. Quella notte, quando l'ultimo ospite se n'era andato, Marco trovò Chiara seduta accanto alla fontana centrale, con i piedi nudi immersi nell'acqua e un'espressione di stanchezza felice sul viso. «Ce l'hai fatta», disse sedendosi accanto a lei e togliendosi anche lui le scarpe per imitare il suo gesto. «Hai unito 2 mondi che sembravano inconciliabili». Chiara appoggiò la testa sulla sua spalla, osservando il riflesso delle stelle nell'acqua. «Forse non erano mai stati così separati come pensavamo», mormorò. «Forse dovevamo solo ricordare che sotto le differenze superficiali tutti cerchiamo le stesse cose, appartenenza, rispetto, l'opportunità di condividere ciò che siamo». Ciò che nessuno dei due poteva immaginare è che mentre celebravano quel trionfo, il destino preparava una prova molto più difficile per il loro amore, una prova che sarebbe iniziata con la scoperta accidentale di una lettera antica nello studio di Marco. Una settimana dopo il riuscito festival, Chiara decise di sorprendere Marco organizzando il suo studio, quello spazio sacro dove lui trascorreva lunghe ore lavorando e che non aveva mai finito di sistemare dopo il suo trasferimento dall'ufficio centrale alla villa. Con Maria come unica confidente, approfittò di un viaggio d'affari di suo marito per mettersi all'opera. «Signora Chiara è sicura che al Signore farà piacere?» chiese Maria con preoccupazione, mentre l'aiutava a trasportare pile di documenti. «Il signor Marco è sempre stato molto territoriale con le sue carte. Sto solo organizzando, non sto leggendo nulla», rispose Chiara con un sorriso rassicurante. «Inoltre voglio creare uno spazio dove possa sentirsi ispirato, non sopraffatto».
Per ore classificò documenti, ordinò libri e creò un sistema logico che avrebbe facilitato il lavoro di Marco. Fu mentre svuotava l'ultimo cassetto dell'antica scrivania che le sue dita toccarono una busta ingiallita, nascosta sotto un falso fondo di legno che era scivolato accidentalmente. La busta, scolorita dal tempo, portava un nome scritto con una calligrafia elegante: Isabella. Chiara esitò, consapevole di aver attraversato inavvertitamente un confine invisibile nel suo matrimonio. Quel nome che non aveva mai sentito prima e l'evidente sforzo per nascondere la lettera risvegliarono in lei un'inquietudine che non poté ignorare. Con mani tremanti estrasse la lettera e iniziò a leggere: «Mio caro Marco. Quando leggerai queste righe, me ne sarò già andata con quel poco che resta del mio cuore spezzato. Non posso continuare a vivere in una casa dove ogni angolo mi ricorda il nostro piccolo Matteo. I medici dicono che con il tempo il dolore diminuirà, ma entrambi sappiamo che ci sono ferite che non cicatrizzano mai completamente. Non ti biasimo per l'incidente. Nessuno avrebbe potuto prevedere che quella tempesta improvvisa avrebbe rovesciato la barca a vela. Hai fatto tutto il possibile per salvarlo, ma ogni volta che ti guardo vedo nei tuoi occhi lo stesso oceano che mi ha portato via mio figlio ed è un ricordo che non posso sopportare. Ti libero da qualsiasi promessa, da qualsiasi obbligo. Meriti l'opportunità di ricostruire la tua vita, di trovare la felicità che io non posso più offrirti. Ti chiedo solo di non cercarmi. Questo addio è il mio ultimo atto d'amore verso di te. Sempre tua Isabella». Le lacrime annebbiarono la vista di Chiara molto prima che finisse di leggere. All'improvviso tante cose avevano senso: la malinconia che a volte oscurava lo sguardo di Marco, la sua riluttanza a navigare nonostante possedesse diversi yacht, la stanza permanentemente chiusa. Nell'ala est della villa, «Signora», la voce preoccupata di Maria la riportò bruscamente alla realtà. «Si sente bene, Chiara?» Piegò accuratamente la lettera e la rimise nel suo nascondiglio, asciugandosi le lacrime con il dorso della mano. «Sì, Maria, sono solo stanca», rispose cercando di controllare il tremito nella sua voce. «Credo che continueremo domani». Quella notte, incapace di conciliare il sonno, Chiara contemplava il profilo addormentato di Marco sotto la tenue luce della luna che filtrava attraverso le tende. Com'era possibile amare così tanto qualcuno e simultaneamente rendersi conto che esistevano interi territori della sua anima che sconosceva completamente? La mattina seguente, quando Marco scoprì il suo studio trasformato, la sua reazione iniziale fu di genuina gratitudine. Ma quando i suoi occhi si posarono sul cassetto della scrivania, qualcosa nella sua espressione si indurì impercettibilmente. «Hai fatto un lavoro meraviglioso», commentò percorrendo l'ambiente con lo sguardo. «Ma spero che non abbia riorganizzato i documenti della scrivania». Chiara sentì un nodo alla gola. Poteva mentire, fingere di non aver visto nulla e continuare come se quella scoperta non avesse alterato fondamentalmente la sua comprensione di chi realmente fosse l'uomo con cui si era sposata. O poteva rischiare di aprire una porta che forse lui aveva mantenuto chiusa per ragioni potenti. «Ho trovato la lettera Marco», confessò finalmente con voce appena udibile. «La lettera di Isabella». Il viso di Marco si trasformò istantaneamente. Ogni calore scomparve sostituito da una maschera impenetrabile che Chiara non aveva mai visto prima. «Non avevi il diritto». La sua voce suonava distante, come se provenisse da un altro tempo, un altro luogo. «Ci sono cose che appartengono al passato e dovrebbero rimanere lì». «Ti sbagli», rispose Chiara avvicinandosi cautamente, come chi si avvicina a un animale ferito. «Se ti stanno causando dolore, se ti stanno impedendo di vivere pienamente il presente, allora non appartengono al passato. Sono ancora molto vive». Marco si voltò bruscamente verso la finestra, dandole le spalle. Le sue spalle, normalmente ferme, sembravano sopportare il peso del mondo intero. «Non sai di cosa stai parlando», mormorò con una freddezza che intendeva nascondere il dolore sottostante. «Non puoi capire, allora aiutami a capire».
interruppe Chiara resistendo all'impulso di toccarlo, consapevole che aveva bisogno di spazio. Marco, sono tua moglie. Ho promesso di stare con te nel bene e nel male. Lascia che condivida anche questo peso. Per quello che sembrò un'eternità, Marco rimase immobile guardando l'oceano che si estendeva oltre le finestre. Quando finalmente si voltò verso di lei, i suoi occhi riflettevano un dolore così profondo che Chiara sentì che la sua anima si spezzava. Avevo un figlio. Le parole sembravano dilaniarlo mentre uscivano. Matteo. Aveva 8 anni quando avvenne l'incidente. Lentamente, come chi strappa un cerotto da una ferita che non è mai completamente guarita, Marco raccontò la tragedia che aveva distrutto la sua famiglia precedente. Una gita in barca a vela, una tempesta improvvisa e suo figlio, il suo unico figlio, strappato dalle onde davanti ai suoi occhi. Isabella, la sua prima moglie distrutta dal dolore, lo aveva abbandonato 6 mesi dopo. Non ho mai più saputo di lei, concluse con voce spenta. Rispetto la sua decisione, anche se a volte mi chiedo se è felice, completò Chiara, dolcemente, comprendendo finalmente la profondità dell'uomo con cui si era sposata. Se ha trovato pace. Marco annuì, permettendo per la prima volta che le lacrime fluissero liberamente in presenza di Chiara. Quando ti ho conosciuta, continuò, dopo un momento di silenzio, ho sentito qualcosa che credevo morto per sempre. Una speranza, una possibilità che forse la vita non era finita con quella tempesta. Chiara si avvicinò finalmente, prendendo le sue mani tra le proprie. La vita non finisce mai, finché abbiamo il coraggio di continuare ad aprirle. La porta, sussurrò. Marco, non posso sostituire ciò che hai perso, né pretenderei di farlo, ma posso camminare al tuo fianco, aiutarti a creare nuovi ricordi, insieme a quelli antichi, che saranno sempre parte di te. Quella notte, come un rituale di guarigione, Marco condusse Chiara alla stanza chiusa dell'ala est. Con mani tremanti girò la chiave che portava sempre con sé e aprì la porta a una stanza congelata, nel tempo la camera di Matteo preservata esattamente come era stata il giorno dell'incidente. Insieme percorsero quel santuario di ricordi. Chiara ascoltò con il cuore aperto, mentre Marco condivideva storie su suo figlio, la sua passione per le barche in miniatura, la sua risata contagiosa, la sua infinita curiosità sull'oceano che alla fine lo avrebbe reclamato. All'alba, dopo una notte di lacrime e confessioni, presero una decisione congiunta. Avrebbero trasformato quella stanza in una sala di musica e arte. Non per cancellare il ricordo di Matteo, ma per onorarlo con vita e creatività, invece che con silenzio e oscurità. Ciò che nessuno dei due poteva immaginare è che quella decisione avrebbe coinciso con una scoperta che avrebbe cambiato le loro vite per sempre. Chiara era incinta. La notizia della gravidanza arrivò come un raggio di luce dopo la tempesta emotiva. Chiara, che aveva attribuito la sua stanchezza e vertigini all'intensità delle ultime settimane, rimase tanto sorpresa quanto felice quando la dottoressa Rossi confermò i suoi sospetti. Circa 8 settimane, spiegò la dottoressa indicando la piccola macchia sfocata sullo schermo dell'ecografo. Tutto sembra svilupparsi normalmente, anche se l'esitazione della dottoressa non passò inosservata a Marco, che istintivamente strinse la mano di Chiara con più forza. «Anche se cosa, dottoressa?» chiese con una calma che mascherava la sua improvvisa ansia. La dottoressa Rossi si tolse gli occhiali con gesto professionale mentre organizzava i suoi pensieri. «Gli esami mostrano alcuni marcatori che mi preoccupano», spiegò finalmente. «Niente di definitivo, ma indicativi di un possibile rischio di preeclampsia in fasi successive della gravidanza». Chiara sentì che il mondo si fermava momentaneamente. La preeclampsia, una condizione che poteva mettere in pericolo sia la sua vita che quella del bambino, avrebbe richiesto cure speciali e possibilmente riposo assoluto durante gli ultimi mesi. «Cosa possiamo fare?» chiese la sua voce, quasi un sussurro. «Per ora monitoreremo la sua pressione arteriosa regolarmente e adatteremo la sua dieta», rispose la dottoressa adottando un tono più rassicurante. «Ma devo avvertirvi che a seconda dell'evoluzione è possibile che dovremo considerare il riposo stretto nel 3° trimestre». Il viaggio di ritorno a casa trascorse in un silenzio contemplativo. Chiara, guardando dal finestrino dell'automobile,
osservava l'oceano con un misto di emozioni contrastanti, gioia per la nuova vita che cresceva dentro di lei, timore per i rischi che la dottoressa aveva menzionato e una strana sensazione che il destino ancora una volta la stava mettendo alla prova. «A cosa stai pensando?» chiese Marco interrompendo. «Le sue riflessioni. A come la vita ha uno strano senso dell'umorismo», rispose lei con un sorriso malinconico. «Proprio quando iniziavamo a guarire vecchie ferite, appare una nuova sfida». Marco fermò l'auto in un belvedere con vista sul mare. Il tramonto tingeva l'orizzonte di toni arancioni e viola, creando uno spettacolo che contrastava con la gravità dei loro pensieri. Chiara iniziò voltandosi per guardarla direttamente. «Voglio che tu sappia che questa volta sarà diverso. Non permetterò che succeda nulla a voi, né a te, né al bambino. Se è necessario assumere la migliore equipe medica del paese, se dobbiamo trasferirci temporaneamente, vicino all'ospedale, se...» Chiara posò dolcemente un dito sulle sue labbra, interrompendo il suo discorso ansioso. «Non possiamo controllare tutto, Marco», disse con una serenità che contrastava con il turbinio interiore che sentiva. «Ma possiamo affrontarlo insieme un giorno alla volta. È tutto ciò che ti chiedo, che siamo insieme, in questo accada quel che accada». Quella notte, mentre Marco dormiva, Chiara scivolò silenziosamente sulla terrazza. La luna piena illuminava l'oceano creando un sentiero argentato sulle acque che sembrava invitarla a seguirlo. «Ciao, piccolo», sussurrò accarezzando il suo ventre ancora piatto. «Non so se sei maschio o femmina, ma voglio che tu sappia che ti amiamo già più di quanto le parole possano esprimere. Tuo padre ed io faremo tutto il possibile per tenerti al sicuro». Una dolce brezza marina accarezzò il suo viso, come se lo stesso oceano volesse rassicurarla. Chiara chiuse gli occhi, permettendosi di sognare il futuro, un bambino che corre sulla spiaggia, costruisce castelli di sabbia, impara a nuotare nelle acque cristalline di Porto Azzurro. Le settimane seguenti trascorsero in una strana dualità. Da un lato la gioia di condividere la notizia con familiari e amici, di vedere come la villa si trasformava sottilmente con la prospettiva di un nuovo abitante. Dall'altro l'ansia delle visite mediche settimanali, dove ogni lettura della pressione arteriosa, ogni esame poteva significare buone o cattive notizie. Con sorpresa di tutti, fu Francesca a diventare l'alleata più inaspettata e preziosa durante quel periodo. La futura nonna, che inizialmente aveva accolto la notizia con un misto di gioia contenuta e preoccupazione pratica, rivelò una sfaccettatura totalmente sconosciuta della sua personalità. «Ho riorganizzato la tua agenda per i prossimi 6 mesi», annunciò una mattina irrompendo durante la colazione con un tablet dove aveva strutturato meticolosamente il tempo di Chiara. «Ho cancellato tutti gli impegni sociali che implicano stare in piedi. Per più di un'ora ho riprogrammato le riunioni della fondazione perché tu possa partecipare in videoconferenza e ho assunto uno chef specializzato in nutrizione prenatale». Chiara scambiò uno sguardo divertito con Marco davanti all'improvviso dispiegamento di efficienza materna di Francesca. «Grazie, Francesca, ma non credo che abbiamo bisogno di misure così drastiche per ora», rispose Chiara con dolcezza. «La dottoressa Rossi ha detto che posso mantenere un'attività normale durante il secondo trimestre». Francesca la guardò come chi contempla una bambina particolarmente ingenua. «Cara, ho avuto 3 gravidanze e ho visto complicazioni sufficienti per scrivere un trattato medico», replicò sedendosi accanto a lei con una serietà insolita. «La preeclampsia non è qualcosa da prendere alla leggera. La mia prima nuora, la madre di mia nipote Valentina, l'ha sviluppata e...» Si interruppe bruscamente, come se avesse detto più di quanto intendesse. Chiara e Marco la guardarono sorpresi. «Non sapevo che Stefano fosse stato sposato prima», commentò Marco chiaramente sconcertato. Francesca sospirò profondamente, come chi finalmente si libera di un peso portato a lungo. «Non lo è stato ufficialmente», spiegò dopo un momento di esitazione. «Anna era la sua fidanzata. Era incinta di 7 mesi quando la preeclampsia si complicò improvvisamente. Abbiamo perso Anna, ma i medici sono riusciti a salvare Valentina». La rivelazione cadde come una bomba nella stanza. Chiara sentì un brivido percorrerle la schiena, mentre Marco guardava sua madre con un misto di incredulità e rimprovero. «Valentina?»
ripeté come se non riuscisse a elaborare l'informazione. Mi stai dicendo che Stefano ha una figlia? Dov'è? Perché non l'abbiamo mai conosciuta? Francesca si agitò a disagio sulla sua sedia, improvvisamente consapevole della portata di ciò che aveva appena rivelato. Tuo fratello non ha potuto affrontare la perdita, spiegò con voce rotta. Quando Anna è morta, lui semplicemente è crollato. Valentina è stata adottata dalla sorella di Anna, che vive in Europa. Stefano firma gli assegni per il suo mantenimento e la sua educazione, ma non ha mai voluto conoscerla. È il suo modo di affrontare il dolore. Chiara comprese allora molte cose su Stefano, la sua costante amarezza, il suo apparente risentimento per la felicità di Marco, persino la sua ostilità iniziale verso di lei. Non era semplicemente invidia o ambizione ciò che lo motivava, ma un dolore profondo mal gestito, che aveva avvelenato il suo spirito per anni. «Perché ce lo dici adesso?» chiese Marco, ancora elaborando la rivelazione. Francesca guardò direttamente Chiara con un'intensità che trasmetteva tutto ciò che non poteva esprimere a parole. «Perché non permetterò che la storia si ripeta», rispose semplicemente. «Questa famiglia ha già perso troppo per non prendere sul serio i segnali di avvertimento». Da quel giorno la dinamica familiare cambiò sottilmente. Chiara, riconoscendo la saggezza dietro la preoccupazione di Francesca, accettò di modificare il suo ritmo di vita, delegando responsabilità e concedendosi il riposo di cui il suo corpo aveva bisogno. Fu durante quei giorni di attività ridotta che scoprì un talento che nemmeno lei sapeva di possedere. Ispirata dalle storie marittime della sua infanzia e dalle intense emozioni della sua gravidanza, iniziò a dipingere. Dapprima furono piccoli schizzi, poi acquerelli di paesaggi costieri e infine oli vibranti che catturavano l'essenza della vita peschereccia con un'intensità che sorprese tutti, inclusa lei stessa. La stanza che era appartenuta a Matteo, ora trasformata in uno studio luminoso, divenne il suo rifugio. Lì, circondata da tele pennelli e l'aroma della pittura, Chiara trovò un modo di esprimere tutto ciò che le parole non potevano contenere, le sue speranze, le sue paure, la profonda connessione che sentiva con il bambino che cresceva dentro di lei. Marco, osservandola lavorare al tramonto, si sorprese a piangere silenziosamente. Non erano lacrime di tristezza, ma di una strana e potente miscela di gratitudine e stupore davanti al miracolo della vita che continuava, che si trasformava, che fioriva persino nei terreni più improbabili. «Cosa c'è?» chiese Chiara, notando la sua emozione mentre dava gli ultimi tocchi a un quadro che rappresentava un pescatore anziano che trasmetteva la sua saggezza a un bambino. «Stavo pensando a come funziona la vita», rispose lui, avvicinandosi per abbracciarla da dietro, posando le mani protettivamente sul suo ventre già visibilmente arrotondato. «A come a volte dobbiamo perdere qualcosa di prezioso per poterci aprire a nuove possibilità». Chiara appoggiò la testa contro il petto di Marco, sentendo i battiti costanti del suo cuore. «Matteo sarà sempre parte di te», mormorò dolcemente. «E quindi sarà anche parte di questo bambino, anche se non si conosceranno mai fisicamente». Marco baciò i suoi capelli con infinita tenerezza. «Mi hai insegnato che l'amore non è una risorsa limitata, che non dobbiamo scegliere tra onorare il passato e abbracciare il futuro», sussurrò. «Entrambi possono coesistere nello stesso cuore». Ciò che nessuno dei due poteva immaginare è che mentre guarivano vecchie ferite e si preparavano ad accogliere una nuova vita, altre forze lavoravano silenziosamente per minacciare la felicità che avevano costruito con tanto sforzo. L'8º mese di gravidanza coincise con un periodo di riposo assoluto per Chiara. Come la dottoressa Rossi aveva previsto, la sua pressione arteriosa iniziò a elevarsi pericolosamente, confermando i timori iniziali di preeclampsia. La villa si trasformò in un ambiente meticolosamente controllato, senza visite inaspettate, senza notizie perturbanti, senza nulla che potesse alterare la tranquillità necessaria per mantenere Chiara e il bambino fuori pericolo. Marco riorganizzò completamente la sua vita professionale, trasferendo il suo ufficio nella stanza adiacente alla camera principale e delegando la maggior parte delle sue responsabilità al suo team di fiducia. Installò persino un sistema di videoconferenza all'avanguardia
per poter partecipare a riunioni importanti, senza doversi allontanare da Chiara più dello stretto necessario. «Mi stai proteggendo troppo», lo rimproverava lei con dolcezza, mentre lui sistemava i cuscini per l'ennesima volta. «Non sono di cristallo, Marco. Per me lo sei», rispondeva lui invariabilmente baciando la sua fronte. «Tu e il nostro bambino siete la cosa più preziosa che ho al mondo. Tutto il resto può aspettare». Fu durante uno di questi pomeriggi di confinamento che Stefano, il fratello di Marco, richiese un incontro privato con Chiara. La richiesta trasmessa, attraverso Francesca, risultò così inaspettata che persino la matriarca sembrava sconcertata. «Dice che è importante legato a qualche questione legale della fondazione», spiegò Francesca, chiaramente scettica. «Ma se non ti senti a tuo agio posso dirgli di aspettare fino a dopo il parto». Chiara, annoiata dall'inattività forzata e curiosa per questa improvvisa necessità di Stefano di parlare con lei senza la presenza di Marco, decise di accettare la visita. «Starò bene», assicurò, accomodandosi sul divano del salottino privato. «Inoltre, mi farà bene un po' di conversazione che non sia legata alla mia pressione arteriosa o al colore delle pareti della camera del bambino». Stefano arrivò puntualmente alle 5 del pomeriggio, quando Marco era in una videochiamata, che non poteva rimandare con investitori internazionali. Vestito impeccabilmente come sempre, ma con un'aria di nervosismo insolita, in lui salutò Chiara, con una formalità che contrastava con la familiarità che avevano sviluppato negli ultimi mesi. «Ti ringrazio per avermi ricevuto», iniziò sedendosi di fronte a lei con una cartella di pelle che depositò accuratamente sul tavolino basso. «So che dovresti stare riposando». «Il riposo non significa ibernazione», rispose lei con un sorriso gentile. «Di cosa volevi parlarmi, Stefano?» Sembrò esitare un momento, come se riconsiderasse la sua strategia, prima di aprire la cartella ed estrarre un fascicolo con il logo della Ferretti Corporation. «Vedi, Chiara, da tempo sto revisionando la struttura legale delle nostre aziende familiari», spiegò adottando un tono professionale, «e ho trovato alcune incongruenze che mi preoccupano». «Incongruenze», ripeté Chiara improvvisamente allerta. «Distribuzione delle azioni, processo decisionale e successione», continuò Stefano estendendo vari documenti davanti a lei. «Dal tuo matrimonio con Marco, la distribuzione del patrimonio è cambiata significativamente. Secondo questi documenti, nel caso in cui accadesse qualcosa a mio fratello, tu erediteresti il controllo maggioritario di tutto il gruppo». Chiara aggrottò le sopracciglia confusa e leggermente infastidita dalla direzione che stava prendendo la conversazione. «Stefano, non capisco cosa c'entri questo con me adesso», rispose con fermezza. «Queste sono questioni che Marco gestisce e mi fido pienamente delle sue decisioni». «Certo, certo», si affrettò a chiarire lui con un sorriso che non raggiungeva i suoi occhi. «Non sto insinuando nulla di negativo. In effetti trovo perfettamente comprensibile che voglia proteggere la sua famiglia. La mia preoccupazione è più pratica». Lentamente, come chi dispiega una strategia a lungo meditata, Stefano iniziò a spiegare il suo punto, considerando la situazione attuale con Chiara, in procinto di diventare madre e potenzialmente occupata. Con il bambino nei prossimi anni, forse sarebbe stato più prudente riorganizzare la struttura di potere aziendale per alleggerirla di responsabilità non necessarie. Ho preparato alcuni documenti che fondamentalmente delegherebbero parte di quel controllo potenziale a un consiglio familiare in cui saresti rappresentata, ma senza l'onere di doverti coinvolgere direttamente, spiegò, facendo scivolare verso di lei un contratto dall'aspetto ufficiale. È una mera formalità per proteggere i tuoi interessi e quelli del bambino. Chiara osservò i documenti senza toccarli, mentre un allarme interiore suonava sempre più forte. Qualcosa nella spiegazione di Stefano non si adattava alla conoscenza che aveva acquisito sugli affari familiari negli ultimi mesi. «Sembra una decisione importante», rispose con calma studiata. «Dovrò consultarla con Marco prima di firmare qualsiasi cosa». L'espressione di Stefano si indurì momentaneamente, prima di recuperare la sua maschera di preoccupazione fraterna. «Certo, anche se speravo che potessimo sorprenderlo con questo», insistette con un tono leggermente più pressante. «È così,
Stressato ultimamente, diviso tra gli affari e la preoccupazione per te. Pensavo che avrebbe apprezzato che prendessimo l'iniziativa. Comunque preferisco aspettare, mantenne Chiara con una fermezza che lasciava poco spazio alla discussione. Se non ti dispiace, vorrei rivedere questi documenti con calma. Quando Stefano finalmente se ne andò visibilmente contrariato, ma mantenendo le apparenze, Chiara rimase a contemplare i documenti con una sensazione di inquietudine crescente. Qualcosa non quadrava in quella richiesta apparentemente ragionevole. Invece di aspettare che Marco terminasse la sua riunione, Chiara chiamò direttamente Laura Russo, l'avvocato aziendale principale del gruppo Ferretti, con cui aveva sviluppato un rapporto di fiducia negli ultimi mesi. «Laura, ho bisogno che tu riveda alcuni documenti immediatamente», spiegò senza entrare nei dettagli al telefono. «Potresti venire alla villa questo stesso pomeriggio?» L'avvocato, percependo l'urgenza nella sua voce, non fece domande inutili. «Sarò lì in un'ora», promise. Mentre aspettava, Chiara esaminò meticolosamente ogni pagina del contratto che Stefano aveva cercato di farle firmare. La sua esperienza limitata in questioni legali aziendali non le permetteva di comprendere tutte le implicazioni, ma qualcosa nella sezione «Delega dei diritti di voto» destò i suoi sospetti. Quando Laura arrivò ed esaminò i documenti, la sua espressione passò dalla curiosità professionale all'incredulità e infine all'indignazione appena contenuta. «Chiara, questo non è una semplice riorganizzazione amministrativa», spiegò, indicando clausole specifiche. «Questi documenti trasferirebbero effettivamente la maggior parte dei tuoi diritti potenziali sulle aziende a un consiglio familiare che, secondo questa definizione, sarebbe controllato maggioritariamente da Stefano. Fondamentalmente, staresti rinunciando alla tua capacità decisionale e a quella di tuo figlio o figlia nel futuro». La conferma dei suoi sospetti cadde come un secchio d'acqua fredda su Chiara. Com'era possibile che Stefano, il fratello di Marco, tentasse una manovra così sfacciatamente manipolatrice? «C'è altro che dovrei sapere, Laura», chiese, intuendo che l'avvocato non stava raccontando tutto. Laura esitò un momento, come valutando fino a che punto dovesse coinvolgersi in una questione familiare. «Nelle ultime settimane ci sono stati movimenti strani in alcune sussidiarie del gruppo», confessò infine. «Trasferimenti di attivi, rinegoziazioni di contratti, cambiamenti nella struttura di determinati progetti. Niente di illegale, ma sufficientemente insolito perché il team legale sia in allerta. E Marco ne è a conoscenza?» «Di alcuni aspetti, sì», rispose Laura, cautamente. «Ma con la sua attenzione divisa tra la tua situazione e gli affari internazionali, certi dettagli potrebbero essere passati inosservati. Stefano ha sfruttato il suo potere come vicepresidente per implementare cambiamenti che individualmente sembrano ragionevoli, ma che nell'insieme potrebbero preparare il terreno per qualcosa di più grande». Chiara sentì un misto di rabbia e determinazione crescere dentro di lei, non solo per il tradimento personale che ciò rappresentava, ma per ciò che significava per Marco, che si fidava ciecamente di suo fratello mentre dirigeva la sua attenzione verso lei e il bambino. «Ho bisogno di prove concrete», decise con una chiarezza che sorprese persino Laura. «Non posso presentarmi davanti a Marco con semplici sospetti, per quanto fondati possano essere». «Questo potrebbe essere complicato», avvertì l'avvocato. «Stefano è estremamente attento con la documentazione ufficiale». «Ma tutti commettiamo errori», insistette Chiara, ricordando qualcosa che suo padre soleva dire, «specialmente quando crediamo che nessuno stia prestando attenzione». Durante i 3 giorni seguenti, mentre manteneva una facciata di normalità e continuava il suo riposo, Chiara coordinò un'indagine discreta con l'aiuto di Laura e Paolo Moretti, il capo della sicurezza informatica della Ferretti Corporation, che era sempre stato più leale a Marco che alla struttura aziendale. Ciò che scoprirono confermò i suoi peggiori sospetti e rivelò ancor più di quanto avessero immaginato. Non solo Stefano stava cercando di indebolire la posizione di Marco all'interno dell'azienda familiare, ma aveva anche negoziato segretamente con concorrenti diretti, preparando quello che sembrava essere una scalata ostile mascherata. «Ha bisogno del documento che ha cercato di farti firmare per completare il suo piano», spiegò Paolo mostrando le email criptate che erano riusciti a recuperare.
senza la tua rinuncia ai diritti di voto, non può garantire ai suoi nuovi soci che avrà il controllo assoluto se qualcosa accadesse a Marco. L'implicazione di quelle parole fece sentire a Chiara un brivido percorrerle la spina dorsale. Fino a che punto sarebbe stato disposto ad arrivare Stefano per ottenere ciò che considerava suo di diritto? Dobbiamo informare Marco immediatamente. Decise sentendo che ogni minuto di ritardo poteva essere cruciale. Tuttavia, prima che potessero farlo una complicazione inaspettata, si presentò la dottoressa Rossi. Durante la sua visita di routine rilevò un allarmante aumento della pressione arteriosa di Chiara. «Devo farti ricoverare in ospedale immediatamente», sentenziò la dottoressa, con una serietà che non ammetteva discussione. «La preeclampsia sta evolvendo più rapidamente del previsto e non possiamo rischiare». In meno di un'ora Chiara si ritrovò in una stanza privata della clinica più prestigiosa della città, collegata a monitor, che registravano costanti vitali sia sue che del bambino, mentre Marco, pallido di preoccupazione, non si separava dal suo fianco. «Andrà tutto. Bene», ripeteva lui più per convincere se stesso che lei. «Sei nelle migliori mani possibili». Chiara, divisa tra la preoccupazione per la sua salute e quella del bambino, e l'urgenza di avvertire Marco delle macchinazioni di Stefano, si dibatteva in un dilemma impossibile. Come aggiungere più stress a una situazione già critica, ma come non avvertirlo del pericolo che incombeva su tutto ciò che avevano costruito insieme. La decisione fu presa dal destino quando quella stessa notte Stefano apparve nella stanza dell'ospedale con un mazzo di fiori e un'espressione di preoccupazione fraterna così perfettamente eseguita che se non avesse conosciuto la verità, Chiara avrebbe creduto nella sua sincerità. «Marco, ho bisogno di rubarti 5 minuti per una firma urgente», disse dopo essersi interessato brevemente allo stato di Chiara. «È sul progetto di Baia Smeraldo, non può aspettare fino a domani». Chiara, vedendo il documento che Stefano estraeva dalla sua cartella, riconobbe lo stesso formato che aveva cercato di farle firmare giorni prima. Con una chiarezza nata dalla disperazione, seppe che era il momento di agire. «Prima che tu firmi qualcosa», interruppe con una voce sorprendentemente ferma per qualcuno nella sua condizione, «credo che dovresti sapere alcune cose su questo progetto e sui piani di tuo fratello per il futuro dell'azienda». Lo sguardo di panico che attraversò il volto di Stefano fu tutta la conferma di cui aveva bisogno. Aveva ragione, e ora finalmente la verità sarebbe venuta alla luce. La stanza d'ospedale si trasformò nell'epicentro di una tempesta emotiva che si era andata formando da anni. Marco, paralizzato tra la confusione e l'incredulità, alternava lo sguardo tra Chiara e Stefano, cercando di comprendere la portata di ciò che aveva appena ascoltato. «Questo è assurdo», esplose Stefano recuperando parzialmente la compostezza. «Tua moglie è chiaramente alterata dalla sua condizione medica, Marco. La preeclampsia può causare confusione e paranoia. Dovresti chiamare un medico». «Quello che dovrei fare», rispose Marco con una calma terrificante, «è ascoltare esattamente ciò che Chiara ha scoperto. E ti suggerisco di fare lo stesso prima di mettere in discussione il suo stato mentale». Con mani tremanti, ma voce ferma, Chiara raccontò tutto ciò che aveva scoperto con l'aiuto di Laura e Paolo. I trasferimenti sospetti, i contratti rinegoziati in termini sfavorevoli per la Ferretti Corporation, le riunioni segrete con concorrenti e infine il tentativo di farle rinunciare ai suoi diritti potenziali sull'azienda. Laura ha tutti i documenti e Paolo conserva copie delle email criptate, concluse osservando come il viso di Stefano perdeva gradualmente la sua maschera di indignazione per rivelare un misto di rabbia e rassegnazione. «Non era mia intenzione scoprire tutto questo, Stefano, ma non mi hai lasciato alternativa quando hai cercato di manipolarmi». Marco, che aveva ascoltato tutto il racconto senza interrompere, si avvicinò lentamente a suo fratello con un'espressione indecifrabile. «È vero?» chiese semplicemente. «Mi hai tradito mentre io mi fidavo ciecamente di te». Stefano sostenne il suo sguardo per un momento eterno, prima di lasciarsi sfuggire una risata amara che risuonò nella stanza asettica. «Tradito?» replicò con disprezzo.
Come si può tradire qualcuno che ha sempre avuto tutto servito su un piatto d'argento? Il brillante primogenito, l'erede naturale, il favorito indiscutibile di nostro padre. «Questo non è giusto, Stefano», intervenne Francesca, che era rimasta silenziosamente in un angolo della stanza testimone inorridita della disintegrazione familiare. «Tuo padre amava entrambi allo stesso modo». «Bugie», esclamò Stefano, perdendo finalmente ogni pretesa di controllo. «È sempre stato Marco. Marco erediterà la presidenza. Marco prenderà le decisioni importanti, Marco. Questo, Marco quello. E io l'eterno secondo l'avvocato della famiglia utile, ma mai essenziale». Marco indietreggiò come se avesse ricevuto un colpo fisico. Nei suoi 45 anni di vita non aveva mai immaginato che suo fratello nutrisse un risentimento così profondo, così corrosivo. «Avresti potuto dirmelo», mormorò con un'infinita tristezza. «Avremmo potuto trovare una soluzione insieme come famiglia». «Come quando ho perso Anna», contrattaccò Stefano, rivelando una ferita ancora più profonda. «Dov'era la mia famiglia quando sono crollato? Tu eri troppo occupato con il tuo dolore per ciò che era successo con Isabella e Matteo e madre», guardò Francesca con rimprovero. «Madre decise che era meglio darmi spazio». «Ti abbiamo offerto aiuto, figlio», rispose Francesca con voce rotta. «L'hai rifiutato sistematicamente. Anche quando abbiamo insistito perché conoscessi Valentina, ci hai chiuso tutte le porte». La menzione di quel nome sembrò colpire Stefano più di qualsiasi accusa precedente. Per un secondo la sua facciata crollò completamente, rivelando l'uomo, spezzato che aveva nascosto per anni sotto strati di ambizione e risentimento. «Non potevo guardarla», confessò con voce quasi inaudibile. «Non potevo guardare negli occhi la bambina che è costata la vita a sua madre». Un silenzio denso si installò nella stanza rotto, solo dal bip regolare dei monitor che registravano le costanti vitali di Chiara. Fu lei che sorprendentemente tese una mano verso Stefano, in un gesto di comprensione inaspettato. «Il dolore non giustifica il danno che cercavi di provocare», disse dolcemente. «Ma lo capisco, Stefano. Capisco come la sofferenza possa trasformarci in versioni irriconoscibili di noi stessi». Stefano guardò quella mano tesa, con un misto di confusione e vergogna, incapace di accettarla, ma anche di rifiutarla esplicitamente. «È troppo tardi per sistemare questo», mormorò infine, raccogliendo la cartella che aveva lasciato cadere durante la confrontazione. «Alcuni ponti, una volta bruciati, non possono essere ricostruiti». Prima che qualcuno potesse fermarlo, uscì dalla stanza con passi affrettati, lasciando dietro di sé l'eco di un tradimento che si era formato in silenzio per anni. Marco si lasciò cadere sulla sedia accanto al letto di Chiara, come se il peso della rivelazione avesse prosciugato tutte le sue forze. Francesca, con lacrime silenziose che percorrevano le sue guance perfettamente truccate, si avvicinò per posare una mano sulla spalla di suo figlio. «Avrei dovuto vederlo arrivare», sussurrò Marco, passandosi una mano sul viso stanco. «Tutti i segnali erano lì, ma ero così concentrato sulla mia vita, sulla nostra felicità». «Non colpevolizzarti», intervenne Chiara, intrecciando le sue dita con quelle di lui. «Stefano ha preso le sue decisioni come tutti noi. Dobbiamo fare qualcosa», decise Francesca, recuperando parte della sua abituale determinazione. «Se ciò che Chiara ha scoperto è vero, l'intera azienda potrebbe essere in pericolo». Marco annuì lentamente la sua mente, già valutando possibili strategie per contenere il danno potenziale. «Chiamerò Laura immediatamente», disse prendendo il suo telefono. «Abbiamo bisogno di implementare protocolli di emergenza in tutte le sussidiarie e rivedere ogni contratto che Stefano ha modificato negli ultimi mesi». Mentre Marco si immergeva in un'intensa conversazione telefonica, Francesca si sedette accanto a Chiara, prendendo la sua mano con una tenerezza insolita in lei. «Grazie», disse semplicemente, «per proteggere questa famiglia anche quando non avevi motivo di farlo». Chiara sorrise debolmente, improvvisamente, consapevole della stanchezza che la confrontazione aveva provocato nel suo corpo già stressato. «È la mia famiglia anche», rispose dolcemente, «e farò ciò che è necessario per proteggerla.
Fu allora che sentì la prima contrazione così intensa che le tolse momentaneamente il respiro. I monitor iniziarono a emettere bip di allarme, catturando immediatamente l'attenzione di Marco, che interruppe la sua chiamata. «Chiara?» chiese con panico crescente nel vedere la sua espressione di dolore. Credo che il bambino stia arrivando», riuscì ad articolare tra respiri spezzati. «Ed è troppo presto». Gli eventi si susseguirono vertiginosamente da quel momento. Un'equipe medica irruppe nella stanza, la dottoressa Rossi fu contattata d'emergenza e sia Marco che Francesca furono costretti ad aspettare fuori mentre valutavano la situazione. «La pressione arteriosa è pericolosamente alta», informò un medico dopo aver controllato i monitor, «e ci sono segni di sofferenza fetale. Dobbiamo eseguire un cesareo d'emergenza immediatamente». La paura si impadronì di Chiara con un'intensità travolgente. Non era pronta non così non in queste circostanze. Aveva appena iniziato l'8º mese, era troppo presto. «Marco», chiamò disperatamente mentre la preparavano per trasferirla in sala operatoria. Marco, lui apparve al suo fianco istantaneamente con il viso pallido, ma cercando di proiettare una calma che era lontano dal sentire. «Sono qui», assicurò stringendo la sua mano con forza. «Non ti lascerò sola. Promettimi che starai bene accada quel che accada», supplicò lei con un presentimento oscuro che offuscava i suoi pensieri. «Promettimi che ti prenderai cura del nostro bambino, anche se io...» «No», interruppe Marco con ferocia, «non pensarlo nemmeno. Starete bene entrambi, mi senti? Abbiamo superato troppo insieme perché questo ci separi». Mentre la barella avanzava rapidamente per i corridoi verso la sala operatoria, Chiara si aggrappò a quella promessa come un naufrago a un pezzo di legno in mezzo alla tempesta. Non poteva finire così, non dopo tutto ciò che avevano costruito, non quando finalmente avevano trovato la felicità che entrambi meritavano. In sala operatoria, sotto le luci accecanti e circondata da personale medico con espressioni tese, Chiara udì la voce della dottoressa Rossi, rassicurante ma ferma. «Faremo tutto il possibile, Chiara. Fidati di noi». L'ultima cosa che ricordò prima che l'anestesia la sommergesse nell'oscurità fu il suono di una tempesta improvvisa che batteva contro le finestre dell'ospedale, come se lo stesso cielo volesse accompagnare il dramma che si stava sviluppando sotto il suo manto. La tempesta si scatenò con furia implacabile su Porto Azzurro, come se la natura stessa volesse manifestare la turbolenza emotiva che si viveva all'interno dell'ospedale. Marco, costretto ad aspettare fuori dalla sala operatoria, camminava incessantemente da un'estremità all'altra del corridoio. Ogni minuto di attesa, un'eternità di angoscia. Francesca, seduta su una delle scomode sedie della sala d'attesa, manteneva la compostezza con uno sforzo sovrumano. Le sue mani, normalmente perfettamente ferme, non smettevano di manipolare il rosario di perle che sempre portava nella sua borsa, ma raramente utilizzava. «Ce la faranno», mormorò più a se stessa che a suo figlio. «I Ferretti sono sopravvissuti, lo siamo sempre stati». Marco la sentiva appena. La sua mente oscillava tra la preoccupazione assoluta per Chiara e il bambino e frammenti di ricordi dolorosi, il giorno in cui perse Matteo, la partenza di Isabella, il recente tradimento di Stefano. Era destinato a perdere tutti coloro che amava. «Non posso perderla, madre», confessò infine fermandosi davanti a Francesca con gli occhi arrossati. «Non posso perderli». Francesca si alzò con dignità e abbracciò suo figlio come non faceva, da decenni, da quando era un bambino piccolo, in cerca di conforto dopo un incubo. «Non li perderai», affermò con convinzione. «Quella giovane ha più forza nel suo spirito di molti che ho conosciuto in tutta la mia vita. E il bambino porta sangue di pescatori e di navigatori. Saprà trovare la sua strada anche nella peggiore tempesta». Le parole di Francesca, sorprendentemente poetiche venendo da lei, offrirono a Marco uno strano conforto. Era vero, Chiara aveva dimostrato una forza straordinaria dal giorno in cui l'aveva conosciuta, affrontando ogni sfida con un misto di dolcezza e determinazione che continuava a stupirlo. Quando finalmente la dottoressa Rossi apparve nel corridoio, la sua espressione stanca ma serena fece fare un salto al cuore di Marco. «Hai una figlia, Marco?»
annunciò permettendosi un sorriso. Una piccola combattente di 21 chili che, nonostante la sua prematurità, ha polmoni sorprendentemente forti. «È Chiara?» chiese lui quasi senza osare respirare. La dottoressa impiegò un secondo a rispondere, un secondo che a Marco sembrò un'eternità. «Stabile», disse infine. «La preeclampsia è evoluta in sindrome HELP durante l'intervento, il che ha complicato considerevolmente l'operazione. Ha perso molto sangue e abbiamo dovuto farle trasfusioni. Le prossime 48 ore saranno critiche, ma Chiara è giovane e forte. Ha tutte le possibilità a suo favore». Marco si appoggiò al muro, le sue gambe improvvisamente incapaci di sostenerlo. «Una figlia?» Aveva una figlia. E Chiara, la sua Chiara, continuava a lottare. «Posso vederle?» chiese con voce quasi inaudibile. «La bambina è in terapia intensiva neonatale con ventilazione assistita per precauzione», spiegò la dottoressa. «È il protocollo standard per i prematuri di 32 settimane. E Chiara sarà in sala di risveglio per almeno un'ora prima che possiamo trasferirla in camera». «Ma sì, puoi vedere entrambe». L'unità di terapia intensiva neonatale era un mondo a parte, un universo di macchine che emettevano lievi bip, luci soffuse e personale medico che si muoveva con precisione coreografata. Marco, dopo aver indossato l'equipaggiamento sterile richiesto, fu condotto a una piccola incubatrice, dove tra cavi e sensori riposava la creatura più minuscola e perfetta che avesse mai contemplato. Sua figlia, il suo miracolo. Attraverso la plastica trasparente osservò le piccole dita, le ciglia incredibilmente delicate, il petto che si alzava e abbassava con respiri assistiti, ma costanti. Una ciocca di capelli scuri coronava la testolina, perfettamente formata. E quando l'infermiera gli indicò che poteva introdurre la mano attraverso una delle aperture laterali dell'incubatrice, Marco sentì che il mondo intero si fermava quando quelle minuscole dita si chiusero istintivamente attorno al suo indice. «Ciao, piccola», sussurrò con la voce rotta dall'emozione. «Sono papà. Sei arrivata un po' prima del previsto, ma ti stavamo aspettando con tutto il nostro cuore». Una lacrima solitaria gli scivolò sulla guancia mentre contemplava sua figlia, meravigliandosi di come un essere così piccolo potesse generare un amore così immenso, così immediato, così assoluto. Era un amore diverso da quello che aveva provato per Matteo, non più grande né più piccolo, semplicemente diverso, ugualmente potente, ma con il suo sapore particolare, la sua propria consistenza. «È una combattente», commentò l'infermiera, responsabile regolando alcuni dei monitor. «La sua saturazione di ossigeno è eccellente per la sua età gestazionale e risponde perfettamente agli stimoli. Se continua così, probabilmente potremo rimuovere la ventilazione in 2448 ore. Come sua madre», rispose Marco, incapace di distogliere lo sguardo da sua figlia. Entrambe sono combattenti. Quando finalmente poté vedere Chiara già trasferita, in una stanza privata, la trovò pallida e collegata a multipli monitor, ma sveglia. Il suo viso si illuminò nel vederlo entrare, nonostante l'evidente stanchezza che riflettevano i suoi lineamenti. «L'ho vista», sussurrò Marco, sedendosi accanto al letto e prendendo la sua mano con infinita delicatezza. «È perfetta, Chiara, assolutamente perfetta». «Sta bene?» chiese lei con voce debole ma ansiosa. «È così piccola». «Sta bene», assicurò lui, baciando dolcemente la sua fronte. «L'infermiera dice che è una combattente che risponde straordinariamente bene nonostante la sua prematurità». Una lacrima di sollievo scivolò sulla guancia di Chiara. «Quando potrò vederla? Appena sarai un po' più forte», promise Marco. «Forse domani, se la dottoressa Rossi lo autorizza». Nel frattempo tirò fuori il suo telefono e le mostrò le fotografie che aveva scattato della piccola nella terapia intensiva neonatale. Chiara le contemplò con un misto di desiderio e ammirazione, passando delicatamente il dito sullo schermo, come se potesse accarezzare sua figlia attraverso di esso. «È bellissima», mormorò. «Ha il tuo mento. E i tuoi occhi», aggiunse Marco, «azzurri come l'oceano in una giornata limpida». Rimasero in silenzio per un momento, assorti nella contemplazione di quella nuova vita che avevano creato insieme, quel miracolo che era arrivato in mezzo alla tempesta. «Ha bisogno di...»
Un nome, disse infine Chiara. Non abbiamo finito di decidere, Marco ci aveva pensato durante tutta l'attesa. Un nome che onorasse la forza di sua figlia, il suo arrivo tempestoso nel mondo, la sua duplice eredità di mare e terra. Che ne dici di Giulia? Suggerì. Significa giovane e certamente ha portato luce nelle nostre vite anche nei momenti più bui. Chiara sorrise debolmente annuendo con approvazione. Giulia Ferretti Ricci, pronunciò assaporando ogni sillaba. La nostra piccola navigatrice. Quella notte, mentre Chiara dormiva grazie agli analgesici, Marco alternò il suo tempo tra la stanza di sua moglie e la terapia intensiva neonatale, dove sua figlia lottava per adattarsi al mondo esterno. La tempesta si era placata lasciando dietro di sé un cielo eccezionalmente limpido, dove le stelle brillavano con intensità rinnovata. Dalla finestra della terapia intensiva neonatale, Marco contemplava quelle stelle le stesse che avevano guidato navigatori per millenni, pensando agli strani giri che aveva fatto la sua vita. Solo 2 anni prima si considerava un uomo finito emotivamente, incapace di amare di nuovo dopo la sua tragedia personale. E ora, contro ogni probabilità, aveva una nuova famiglia, un nuovo scopo, una nuova opportunità. Signor Ferretti, la voce di un'infermiera interruppe le sue riflessioni. Sua figlia sembra rispondere eccezionalmente bene. La dottoressa ha autorizzato il metodo canguro, se le interessa. Marco la guardò confuso. Metodo canguro. Contatto pelle a pelle, spiegò l'infermiera con un sorriso gentile. È estremamente benefico per i neonati prematuri. Aiuta a regolare la loro temperatura corporea, stabilizza la frequenza cardiaca e respiratoria e rafforza il legame. Normalmente si fa con la madre, ma dato che la signora Ferretti non può ancora alzarsi, 10 minuti dopo, Marco si trovava seduto in una poltrona reclinabile, accanto all'incubatrice con il torso nudo, e la sua piccola figlia posizionata direttamente sul suo petto, coperta solo da un pannolino e un berrettino per mantenere il calore. La sensazione di quella pelle minuscola contro la sua, il peso quasi impercettibile di Giulia sul suo cuore, scatenò in lui un'ondata di emozioni così potente che dovette chiudere gli occhi per contenere le lacrime. «Sono qui, Giulia», sussurrò accarezzando delicatamente la piccola schiena con un dito. «Papà è qui e ci sarò sempre per te. Te lo prometto». Mentre la piccola si sistemava istintivamente contro il suo petto, Marco sentì che qualcosa guariva dentro di lui, una ferita antica che finalmente iniziava a cicatrizzarsi. Non avrebbe mai dimenticato Matteo, il figlio che aveva perso, ma comprese che era possibile onorare la sua memoria mentre apriva il suo cuore a questo nuovo amore ugualmente profondo, ugualmente trasformativo. Durante i giorni seguenti, la piccola Giulia superò tutte le aspettative mediche. La sua respirazione si stabilizzò, permettendo di rimuovere la ventilazione assistita prima del previsto. Cominciò a guadagnare peso costantemente e i suoi riflessi miglioravano giorno dopo giorno con soddisfazione dell'equipe medica. Chiara, da parte sua, sperimentò una ripresa più lenta, ma altrettanto costante. La prima volta che poté tenere sua figlia tra le braccia 5 giorni dopo la nascita fu un momento di perfetta comunione che nessuno dei presenti avrebbe mai dimenticato. «Ciao, amore mio», sussurrò con lacrime di felicità che le scorrevano sulle guance mentre Giulia si accoccolava contro il suo petto. «Ti abbiamo aspettato. Perdonami per non essere stata con te fin dall'inizio». «È stata paziente», commentò l'infermiera con un sorriso, come se sapesse che la sua mamma aveva bisogno di riprendersi prima di conoscersi. Francesca, che era rimasta in ospedale praticamente senza sosta, osservava la scena da una discreta posizione secondaria, con un'emozione che raramente permetteva di mostrare. «Agli occhi di tua nonna», commentò dolcemente avvicinandosi per contemplare meglio la nipote. Quel blu intenso come l'oceano profondo. Chiara guardò la suocera con sorpresa. Nei mesi in cui avevano convissuto Francesca, non aveva mai condiviso dettagli così personali sulla sua famiglia. «Sua madre?» chiese con genuino interesse. Francesca annuì concedendosi un sorriso nostalgico. «Angela Bianchi, la figlia di un capitano di nave, è la donna più determinata che abbia mai conosciuto», spiegò.
Si sposò con mio padre, contro la volontà di tutta la sua famiglia, perché riconobbe in lui uno spirito affine al suo. Era solita dire che gli occhi azzurri nella nostra famiglia erano il dono dell'oceano per ricordarci sempre le nostre origini, proprio come i ricci, osservò Chiara meravigliata da questa inaspettata connessione. Mio nonno Antonio diceva che il mare ci lascia il suo segno negli occhi perché non dimentichiamo mai che gli apparteniamo. Le due donne scambiarono uno sguardo di comprensione, come se finalmente scoprissero un ponte inaspettato tra i loro mondi apparentemente così distanti. «Forse le nostre famiglie non sono così diverse dopo tutto», mormorò Francesca, accarezzando delicatamente la guancia di Giulia. Entrambe forgiate dal mare a modo loro. A 3 settimane di vita, pesando ormai quasi 3 chili e con tutte le sue costanti stabilizzate, Giulia finalmente ricevette le dimissioni dall'ospedale. Il ritorno alla Villa Ferretti, ora adattata per ricevere la sua nuova abitante, fu un momento di celebrazione contenuta ma profonda. Giuseppe, il padre di Chiara, aspettava nell'atrio con un dono speciale una piccola conchiglia madreperlacea, sostenuta da una delicata catenina d'argento. «È tradizione nella nostra famiglia», spiegò, con orgoglio ed emozione mentre la consegnava a Marco. «Ogni nuovo Ricci riceve una conchiglia dalla prima alba dopo la sua nascita. L'ho raccolta la mattina dopo la nascita di Giulia, mentre la tempesta si allontanava». Marco accettò il dono con genuina gratitudine, comprendendo il profondo simbolismo che racchiudeva. «Occuperà un posto d'onore nella sua stanza», promise, «e quando sarà più grande le spiegheremo il suo significato e l'importanza di onorare tutte le sue radici». L'adattamento alla vita con un neonato trasformò la routine della villa. Le notti insonni, gli orari dettati dalle necessità di Giulia e la costante preoccupazione per il suo benessere cambiarono completamente le priorità di tutti. Ma lungi dall'essere un peso, questi cambiamenti portarono con sé una nuova vitalità alla casa, che per tanto tempo aveva languito in un'eleganza fredda e distante. Persino i membri più anziani del personale commentavano in sussurri meravigliati come la villa sembrasse aver recuperato l'anima che aveva perso decenni prima. Tuttavia un'ombra persisteva in quella felicità. Stefano non era tornato, né aveva contattato la famiglia dalla confrontazione in ospedale. Gli avvocati erano riusciti a contenere il danno potenziale alle aziende, invertendo le decisioni più pericolose e bloccando qualsiasi tentativo di sabotaggio futuro, ma la ferita familiare rimaneva aperta. Un pomeriggio, mentre Chiara allattava, Giulia, sulla terrazza con vista sull'oceano, osò affrontare l'argomento che Marco aveva evitato. «Hai saputo qualcosa di Stefano?» chiese dolcemente. Marco, che contemplava l'orizzonte con espressione distante, negò con la testa. «Laura dice che è stato in ufficio, adempiendo strettamente alle sue responsabilità legali, ma rifiuta qualsiasi tentativo di comunicazione personale», rispose con un misto di frustrazione e tristezza. È come se avesse costruito un muro impenetrabile intorno a sé. Chiara osservò suo marito con comprensione. Nonostante il tradimento, sapeva che Marco soffriva per questa rottura con il suo unico fratello. «E Valentina?» chiese, riferendosi alla nipote che Stefano non aveva mai voluto conoscere. «Hai provato a contattarla?» La domanda sembrò sorprendere Marco, come se fosse una possibilità che non aveva considerato. «No, non so nemmeno come rintracciarla», ammise. «Mia madre deve avere l'informazione, ma non ne abbiamo mai realmente parlato da quella rivelazione». «Forse è il momento», suggerì Chiara con dolcezza. «Non per forzare una riconciliazione, ma per tendere un ramo d'ulivo. A volte le persone hanno bisogno di un ponte per tornare, specialmente quando hanno bruciato tutti quelli precedenti». Quella notte, dopo aver messo a dormire Giulia Marco, ebbe una lunga conversazione con Francesca. Scoprì che Valentina, la figlia di Stefano, aveva già 22 anni e viveva a Parigi, dove studiava design di moda. Francesca aveva mantenuto un contatto discreto ma costante con lei nel corso degli anni, inviandole regali per compleanni, e Natale sempre con la speranza che un giorno Stefano trovasse il coraggio di conoscerla. Con il consenso di sua madre, Marco inviò un'email a Valentina presentandosi e spiegandole brevemente la situazione familiare senza dettagli,
che potessero danneggiare l'immagine di Stefano nel caso decidesse un giorno di stabilire un contatto con sua figlia. Le estese un invito aperto a visitare Porto Azzurro quando lo desiderasse, per conoscere la famiglia che era sempre stata lì aspettandola. Ciò che nessuno si aspettava era che Valentina rispondesse quasi immediatamente, rivelando che aveva sempre saputo del suo padre biologico e che infatti aveva tentato di contattarlo varie volte nel corso degli anni, sempre senza successo. «Capisco che la mia esistenza debba essere dolorosa per lui», scrisse nella sua risposta. «La zia Lucia mi ha raccontato delle circostanze della morte di mia madre, ma vorrei almeno conoscere la famiglia che ho attraverso di lui, se siete disposti a ricevermi». 3 settimane dopo, una giovane elegante dai capelli scuri e occhi intensamente azzurri, gli stessi occhi ferretti che ora mostrava la piccola Giulia, scese dal taxi davanti alla villa. Valentina Sorrentino, la nipote che Marco non aveva mai conosciuto, la figlia che Stefano non aveva mai voluto vedere, era arrivata a Porto Azzurro per un incontro che prometteva di essere tanto emozionante quanto potenzialmente curativo. L'arrivo di Valentina Sorrentino alla Villa Ferretti segnò l'inizio di un nuovo capitolo nella vita familiare. La giovane, cresciuta a Parigi dalla zia materna, possedeva una combinazione affascinante di eleganza europea e un calore naturale che ricordava sorprendentemente la famiglia Ferretti, prima che le tragedie e i malintesi iniziassero a separarli. Chiara, che la accolse con Giulia tra le braccia, sentì una connessione istantanea con lei. «È incredibile», commentò Valentina contemplando la neonata con genuina emozione. «Ha gli stessi occhi miei, quelli di mia madre nelle fotografie, gli occhi Ferretti, gli occhi dell'oceano», aggiunse Francesca, che aveva osservato l'incontro da una discreta posizione secondaria. «È il segno della nostra famiglia». Durante i giorni seguenti, Valentina si integrò nella dinamica familiare con una naturalezza che sorprese tutti. Aiutava con Giulia, condivideva storie della sua infanzia in Francia e mostrò un genuino interesse nel conoscere la storia familiare che non aveva mai avuto l'opportunità di esplorare. Per Francesca, la presenza di Valentina rappresentava una sorta di redenzione, una seconda opportunità per correggere errori del passato. Per Marco significava scoprire una parte della sua famiglia che non aveva mai realmente conosciuto. E per Chiara, Valentina divenne rapidamente la sorella che non aveva mai avuto un'alleata nella navigazione delle complessità della famiglia Ferretti. Tuttavia, l'ombra di Stefano aleggiava costantemente su quella felicità appena scoperta. Nonostante i discreti tentativi di Marco di informarlo della visita di Valentina, suo fratello, aveva mantenuto le distanze, rifugiandosi in un silenzio ermetico che sembrava invalicabile. «Non riesco a immaginare quanto deve essere difficile per lui», commentò Valentina un pomeriggio, mentre passeggiava con Chiara nei giardini della villa con Giulia, che dormiva placidamente nel suo passeggino. «Sapere che esisto, ma non riuscire a separare la mia esistenza dalla perdita di mia madre. Il dolore può diventare una prigione», rispose Chiara dolcemente. «A volte ci chiudiamo così tanto in esso che dimentichiamo che esiste un mondo fuori, in attesa che osiamo aprire nuovamente la porta». Valentina annuì contemplando l'oceano che si estendeva oltre i confini della proprietà. «Per anni ho fantasticato su questo incontro», confessò. «Immaginavo che mio padre mi avrebbe riconosciuto istantaneamente, che avrebbe sentito qualche tipo di connessione speciale. Ma ora capisco che la vita reale è molto più complicata di queste fantasie infantili. Non perdere la speranza», la incoraggiò Chiara. «A volte le persone hanno bisogno di tempo per trovare la strada del ritorno». Quella stessa sera, mentre cenavano sulla terrazza, approfittando della dolce brezza marina, Paolo Moretti, il capo della sicurezza informatica, chiese urgentemente di parlare con Marco. «Hanno tentato un attacco coordinato contro i server principali della corporazione», spiegò mostrando dati tecnici sul suo tablet. «Professionale sofisticato, chiaramente mirato a ottenere informazioni finanziarie sensibili. Puoi rintracciare l'origine?» chiese Marco, immediatamente allerta. Paolo annuì con espressione grave. «L'abbiamo già fatto. Gli attacchi provengono da una società fantasma collegata a Vittorio Esposito». Il nome cadde come una bomba al tavolo. Vittorio Esposito
era il principale concorrente della Ferretti Corporation nel settore immobiliare, un imprenditore noto per le sue tattiche aggressive e, secondo voci persistenti, non sempre legali. Lo stesso che era in conversazioni segrete con Stefano, ricordò Chiara collegando immediatamente i punti. Marco si alzò bruscamente dal tavolo, il suo viso una maschera di preoccupazione. Questo va oltre una rivalità imprenditoriale, mormorò. Se Esposito sta utilizzando informazioni privilegiate, fornite da Stefano per attaccare i nostri sistemi, potrebbe essere devastante, completò Paolo. Fortunatamente, i nuovi protocolli di sicurezza che abbiamo implementato dopo aver scoperto le attività di Stefano, hanno contenuto la falla. Ma avremo bisogno di rafforzare ulteriormente le nostre difese. Mentre gli uomini discutevano strategie tecniche, Chiara e Valentina scambiarono sguardi preoccupati. La situazione stava scalando pericolosamente e le ripercussioni potevano estendersi ben oltre l'ambito aziendale. Quella notte, incapace di prendere sonno nonostante la stanchezza accumulata, Chiara trovò Valentina in biblioteca, sfogliando distrattamente un vecchio album di famiglia. «Neanche tu riesci a dormire?» chiese sedendosi accanto a lei. Valentina negò con la testa, indicando una fotografia dove apparivano Stefano e Marco, adolescenti sorridenti su quello che sembrava essere il ponte di una barca a vela. «Sembravano così uniti», commentò con tristezza. «Cosa succede perché l'amore familiare possa trasformarsi in qualcosa di così amaro?» Chiara contemplò la fotografia, sentendo una fitta di dolore per ciò che si era perso per la frattura. In quella relazione che un tempo sembrava indistruttibile, «A volte confondiamo l'amore con il possesso», rispose infine, «o con aspettative che, quando non vengono soddisfatte, si trasformano in risentimento. Il vero amore implica libertà, accettazione e perdono». Rimasero in silenzio per un momento, ognuna immersa nei propri pensieri, fino a quando Chiara prese una decisione impulsiva, ma che sentiva profondamente giusta. «Parlerò con Stefano», annunciò con una determinazione che sorprese persino lei stessa. Non come la moglie di Marco, ma come qualcuno che capisce cosa significa portare un dolore che sembra impossibile da lasciare andare. «Potrebbe non voler ascoltarti», avvertì Valentina, anche se i suoi occhi riflettevano una scintilla di speranza. «Allora dovrò fare in modo che ascolti», rispose Chiara con un sorriso che combinava dolcezza e fermezza. «Sono piuttosto persistente quando qualcosa mi importa». Il giorno seguente, senza informare Marco, per evitare di aumentare la tensione familiare, Chiara si recò all'ufficio privato che Stefano manteneva nel centro della città. La sua segretaria, chiaramente sorpresa dalla visita inaspettata, cercò di dissuaderla. «Il signor Ferretti non sta ricevendo visite, signora», spiegò con nervosismo, specialmente dalla famiglia». «Capisco», rispose Chiara con calma, «ma non me ne andrò finché non avrò parlato con lui, quindi ha due opzioni: può annunciarmi o può vedermi accampata in questa sala d'attesa per tutto il tempo necessario. Con un neonato le assicuro che sono più che abituata alla pazienza e alla perseveranza». Qualcosa nel suo tono, un perfetto mix di determinazione e serenità, convinse la segretaria. Dopo una breve chiamata interna, la donna la condusse nell'elegante ufficio, dove Stefano, in piedi vicino alla finestra con vista sulla baia, l'aspettava con espressione indecifrabile. «Se vieni a nome di Marco», iniziò senza girarsi a guardarla. «Vengo a nome mio», interruppe Chiara chiudendo la porta dietro di sé. «E di Giulia e di Valentina e di ogni persona che viene colpita da questa guerra silenziosa che hai deciso di intraprendere». Stefano si voltò, allora il suo viso una maschera di freddezza studiata che non riusciva a nascondere completamente la sofferenza sottostante. «Valentina», ripeté con un leggero tremito nella voce. «Cosa c'entra lei con questo? È alla villa», rispose Chiara direttamente. «È venuta a conoscere la famiglia che non ha mai avuto l'opportunità di frequentare. Ed è straordinaria. Stefano, intelligente, compassionevole, con un incredibile talento per il design e ai tuoi stessi occhi». Vide come quelle parole colpivano Stefano, come la sua maschera di indifferenza si incrinava momentaneamente prima che riuscisse a ricomporla. «Non avrebbe dovuto venire», mormorò voltandosi di nuovo verso la finestra. «Non c'è niente.
Per lei qui. Ti sbagli, lo contraddisse Chiara avvicinandosi lentamente. C'è un'intera famiglia che l'aspetta. Una nonna che ha mantenuto contatti con lei in segreto per anni, uno zio che sta scoprendo l'orgoglio di averla come nipote, una cuginetta appena nata, che un giorno vorrà conoscere la sua storia familiare completa, e un padre che se osasse guardarla veramente, vedrebbe che è la migliore eredità che Anna poteva lasciare in questo mondo. Stefano si voltò bruscamente il suo viso, contratto da un misto di rabbia e dolore. «Non pronunciare il suo nome», esclamò. «Non hai diritto di parlare di lei né di Valentina, né di nulla che riguardi la mia vita». Chiara sostenne il suo sguardo senza intimidirsi, riconoscendo la tempesta emotiva che si celava dietro quella furia. «La perdita di Anna è stata una tragedia terribile», continuò con voce dolce ma ferma. «Ma punire Valentina per il semplice fatto di esistere, punire te stesso, negandoti l'opportunità di conoscerla, e ora cercare di distruggere la tua stessa famiglia attraverso Esposito. Credi davvero che questo onori la memoria della donna che hai amato?» La menzione di Esposito sembrò sorprendere Stefano, che indietreggiò, come se avesse ricevuto un colpo fisico. «Non so di cosa stai parlando», negò anche se la sua voce mancava di convinzione. «Gli attacchi informatici contro la corporazione», specificò Chiara. «Sappiamo che provengono da aziende collegate a Esposito e che sta utilizzando informazioni che solo tu potresti avergli fornito». Stefano si lasciò cadere pesantemente sulla sua poltrona, improvvisamente privato di tutta la sua energia combattiva. «Non ho autorizzato alcun attacco», mormorò passandosi una mano sul viso stanco. «Ho condiviso informazioni con Esposito, sì, quando pianificavo, quando credevo di avere diritto a più di quanto Marco fosse disposto a concedermi. Ma non ho mai acconsentito a un attacco diretto contro l'azienda. Ciò potrebbe danneggiare dipendenti, innocenti intere famiglie che dipendono dalla Ferretti Corporation». Chiara lo osservò attentamente, cercando segni di inganno nel suo volto e trovando solo un esaurimento profondo, quasi esistenziale. «Ti credo», disse infine, «il che significa che Esposito sta agendo per conto proprio, usando te come pedina nel suo gioco». Una scintilla della vecchia determinazione Ferretti brillò momentaneamente negli occhi di Stefano. «Se questo è vero», iniziò raddrizzandosi leggermente, «allora abbiamo un nemico comune», completò Chiara. «E forse, solo forse, questa è l'opportunità per iniziare a ricostruire i ponti che sono stati rotti». Durante le ore seguenti, in quell'ufficio che era stato testimone di tante decisioni aziendali, ebbe luogo una conversazione molto più personale, più profonda. Chiara ascoltò mentre Stefano, per la prima volta in più di 2 decenni, parlava apertamente di Anna, del trauma, di perderla, del terrore paralizzante che aveva provato all'idea di conoscere la figlia che non aveva mai visto crescere. «Ogni anno nel suo compleanno scrivo una lettera che non invio mai», confessò, mostrando a Chiara un cassetto della sua scrivania dove conservava meticolosamente quelle lettere mai consegnate. «Le racconto della mia vita, di come la immagino, delle ragioni per cui continuo a mantenermi distante, ragioni che con ogni anno che passa mi sembrano più patetiche e più egoistiche». «Non è mai troppo tardi per ricominciare», assicurò Chiara posando una mano confortante sulla sua. «Valentina non si aspetta un padre perfetto, Stefano. Desidera solo conoscere quella parte della sua storia, della sua identità». Quando finalmente tornò alla villa, già a notte inoltrata, Chiara trovò Marco nello studio, che lavorava instancabilmente a strategie per contrastare gli attacchi informatici, mentre Giulia dormiva placidamente in una culla accanto alla sua scrivania. «Dove sei stata?» chiese visibilmente preoccupato. «Ti ho chiamato diverse volte». «Costruendo ponti», rispose lei enigmaticamente, baciando la sua fronte prima di chinarsi a contemplare la figlia addormentata. «E credo che per una volta ho avuto successo». Prima che potesse spiegarsi, il campanello della porta principale risuonò nella villa. Maria, la governante, apparve poco dopo con espressione sconcertata. «Signore e signora, il signor Stefano è qui e chiede di parlare con la signorina Valentina». L'incontro tra padre e figlia dopo 22 anni di separazione avvenne nella biblioteca Il Cuore Simbolico della Villa Ferretti. Su richiesta di entrambi si svolse in privato un momento intimo che apparteneva solo a loro. Quando finalmente
Emersero ore dopo, i loro occhi arrossati tradivano lacrime versate, ma le loro espressioni riflettevano la serena pace di chi ha iniziato finalmente a guarire vecchie ferite. Stefano si avvicinò a Marco, che aveva atteso pazientemente nel salone insieme a Chiara e Francesca. Senza parole gli tese una chiavetta USB. «Tutte le informazioni che ho condiviso con Esposito», spiegò con voce roca. «I suoi piani, i suoi contatti e i suoi punti deboli. Se vogliamo affrontarlo, avremo bisogno di ogni vantaggio possibile». Marco guardò alternativamente la chiavetta e il volto di suo fratello, dove vedeva riflessa una sincerità che da tempo non riconosceva. «Sei sicuro?» chiese. «Affrontare Esposito non sarà semplice. Ha connessioni potenti, risorse praticamente illimitate. E noi abbiamo qualcosa che lui non avrà mai», rispose Stefano con uno sguardo significativo verso Valentina, che rimaneva discretamente accanto a Chiara. «Una famiglia che, nonostante tutto, rimane unita quando conta davvero». Quella notte, per la prima volta in quella che sembrava un'eternità, i Ferretti cenarono insieme, come la famiglia che un tempo erano stati e che forse potevano tornare ad essere. Francesca presiedeva la tavola con la sua solita eleganza, ma con un calore nel suo sguardo, che tradiva la profonda emozione che provava nel vedere i suoi figli nuovamente riuniti. Marco e Stefano, seduti uno di fronte all'altro, condividevano strategie per contrastare le manovre di Esposito con la complicità che li aveva caratterizzati nella loro gioventù. Valentina e Chiara con Giulia, che alternava tra le braccia dell'una e dell'altra, rappresentavano il futuro di quella famiglia che era stata sull'orlo della disintegrazione. Mentre osservava quella scena, Chiara non poté fare a meno di pensare a quanto lontano fosse arrivata da quella prima notte al gala di beneficenza dove aveva conosciuto Marco. Da figlia di pescatori a moglie di un magnate, da estranea a pezzo, chiave nella riconciliazione familiare da giovane, insicura a donna, che aveva trovato la propria forza attraverso le prove più difficili. A volte, pensò mentre contemplava i volti della sua nuova famiglia, i ponti più importanti non sono quelli che costruiamo tra sponde distanti, ma quelli che tendiamo tra cuori che si credevano irriconciliabili. Un anno era trascorso dalla nascita di Giulia, un anno di profonde trasformazioni, sia per la famiglia Ferretti Ricci che per Porto Azzurro. La piccola, che era arrivata al mondo in mezzo a una tempesta letterale e metaforica, celebrava il suo primo compleanno con una vitalità contagiosa, correndo con passi ancora incerti nei giardini della villa, dove ora crescevano fiori selvatici, accanto alle varietà esotiche che avevano sempre predominato. La celebrazione intima ma gioiosa riuniva una famiglia che poco a poco aveva curato le sue fratture. Giuseppe, il padre di Chiara, ora direttore della rinnovata fabbrica di conserve, condivideva aneddoti di pesca con Francesca, che aveva scoperto un inaspettato interesse per le tradizioni culinarie locali. Stefano e Valentina, il cui rapporto era evoluto lentamente dall'iniziale disagio a un affetto genuino, discutevano i dettagli della collezione di moda ispirata alla vita costiera che la giovane designer stava sviluppando per il suo progetto finale di corso. E al centro di tutto, Marco e Chiara contemplavano con orgoglio il piccolo mondo che avevano costruito insieme, un universo dove le differenze che un tempo sembravano insormontabili si erano trasformate nella maggiore forza della loro unione. Se qualcuno mi avesse detto 2 anni fa che questo sarebbe stato il mio futuro, commentò Marco abbracciando Chiara mentre osservavano Giulia che tentava di fare i primi passi senza aiuto, avrei pensato che fosse una fantasia impossibile. A volte, rispose lei appoggiando la testa sulla sua spalla, la vita ci sorprende con possibilità che non osavamo nemmeno sognare. La battaglia contro Vittorio Esposito era stata ardua ma decisiva. Con le informazioni fornite da Stefano erano riusciti non solo a neutralizzare i suoi attacchi, ma a esporre le sue pratiche aziendali discutibili davanti alle autorità competenti. L'impero Esposito vacillava sotto indagini ufficiali, mentre la Ferretti Corporation emergeva rafforzata con una nuova filosofia aziendale che combinava la visione strategica di Marco, l'expertise legale di Stefano e la sensibilità sociale che Chiara aveva portato a tutte le loro decisioni. Tuttavia il cambiamento più significativo non si era prodotto in ambito aziendale,
ma nel modo in cui la famiglia comprendeva il suo rapporto con Porto Azzurro e i suoi abitanti. La villa, che un tempo si ergeva come simbolo di separazione tra due mondi, ora apriva regolarmente le sue porte per attività comunitarie. I giardini ospitavano laboratori artistici per bambini, la biblioteca offriva accesso a studenti locali e la fondazione familiare aveva riorientato i suoi sforzi verso progetti di sviluppo sostenibile che beneficiavano direttamente la comunità peschereccia. Fu proprio durante i lavori di predisposizione per uno di questi progetti, un centro culturale che sarebbe stato costruito nei terreni più lontani della villa, quando avvenne la scoperta che avrebbe messo alla prova ancora, una volta, i valori fondamentali della famiglia. Signor Ferretti, il caposquadra si presentò nello studio di Marco con un'espressione tra l'emozionato e il preoccupato. Credo che dovrebbe venire a vedere questo personalmente, nell'area dove si stavano effettuando gli scavi per le fondamenta del futuro centro culturale. Gli operai avevano scoperto i resti di quello che sembrava essere un insediamento antico. Vasi di ceramica, utensili primitivi e, cosa più sorprendente, una struttura circolare in pietra che gli archeologi preliminari identificarono come possibilmente appartenente a una civiltà precolombiana sconosciuta fino ad allora. È una scoperta straordinaria, spiegò il professor Lombardi, marito della dottoressa Rossi, che era stato consultato immediatamente. Potrebbe riscrivere la nostra comprensione delle culture costiere che abitarono questa regione prima della colonizzazione. La notizia della scoperta si diffuse rapidamente generando reazioni contrastanti. Da un lato storici e archeologi facevano pressione per ottenere pieno accesso al sito e condurre scavi estensivi. Dall'altro, sviluppatori immobiliari, inclusi alcuni soci della Ferretti Corporation, sostenevano che il progetto del centro culturale fosse troppo importante per la comunità per abbandonarlo a causa di alcune vecchie pietre. La decisione finale ricadeva su Marco e Chiara come proprietari del terreno. Per giorni valutarono alternative, consultarono esperti e discussero le implicazioni di ogni possibile corso d'azione. Se dichiariamo questo come sito archeologico, il centro culturale dovrebbe essere ricollocato, spiegava Marco, studiando i piani alternativi che l'architetto aveva preparato. Potremmo utilizzare il terreno vicino alla spiaggia, ma i costi aumenterebbero significativamente. E se ignoriamo la scoperta, aggiunse Chiara contemplando le fotografie preliminari dei manufatti, staremmo letteralmente seppellendo una parte della storia che appartiene non solo a noi, ma all'intera comunità, all'intero paese. La soluzione arrivò in modo inaspettato durante una cena familiare dove dibattevano apertamente il dilemma. Fu Valentina che, con la prospettiva fresca di qualcuno formato nel campo del design, offrì un'alternativa che nessuno aveva considerato. E se integrassimo entrambi gli elementi? Propose, disegnando rapidamente uno schizzo su un tovagliolo. Un centro culturale costruito intorno al sito archeologico che lo preservi e lo celebri come parte centrale dell'esperienza. Potremmo creare uno spazio dove la storia antica e la cultura contemporanea dialoghino, dove il passato e il futuro di Porto Azzurro convergano. L'idea risuonò immediatamente con tutti i presenti. Durante le settimane seguenti, il progetto si evolse verso una visione ambiziosa ma realizzabile, il Centro Culturale e Archeologico Porto Azzurro, progettato come un edificio circolare che circondava e proteggeva il sito della scoperta, con spazi per mostre, laboratori e un museo dedicato alla storia marittima della regione. Chiara, che aveva assunto la direzione del progetto, lavorava instancabilmente insieme ad archeologi, architetti e rappresentanti della comunità per garantire che ogni aspetto rispettasse tanto il valore storico del sito quanto le necessità culturali attuali. È come se il destino avesse posto questo tesoro sotto i nostri piedi per una ragione, commentò a Marco un pomeriggio, mentre osservavano i progressi della costruzione. Per ricordarci che siamo solo un capitolo in una storia molto più lunga. E che la nostra responsabilità, aggiunse lui abbracciandola per la vita, è onorare quella storia mentre scriviamo il nostro capitolo. Il giorno dell'inaugurazione del centro, 1 anno e mezzo dopo la scoperta, tutta Porto Azzurro si riunì per la celebrazione. L'edificio, con il suo design innovativo, che combinava elementi tradizionali dell'architettura locale
con soluzioni contemporanee, si integrava armoniosamente nel paesaggio costiero. Al suo centro, protetto da una struttura di cristallo, il sito archeologico era stato accuratamente preservato e contestualizzato, permettendo ai visitatori di connettersi letteralmente con le radici più profonde di quella terra. Mentre tagliavano il nastro inaugurale con Giulia, ora una vivace bambina di 2 anni e mezzo, che cercava di aiutare con le sue piccole mani, Chiara non poté fare a meno di ricordare il lungo cammino percorso da quella giovane insicura che temeva di non appartenere al mondo di Marco, fino alla donna che ora si sentiva radicata non solo in una famiglia, ma in un'intera comunità. «Questo è solo l'inizio», sussurrò Marco come se avesse letto i suoi pensieri. «Abbiamo tutta una vita davanti per continuare a costruire insieme». Quella notte, dopo aver messo Giulia a dormire, Chiara e Marco passeggiavano a piedi nudi, sulla spiaggia sotto un cielo stellato, che sembrava estendersi infinitamente sull'oceano tranquillo. In lontananza, le luci del nuovo centro brillavano come un faro, un simbolo tangibile della trasformazione che la loro unione aveva catalizzato. «Sai», commentò Chiara fermandosi per sentire la sabbia umida tra le dita dei piedi, «mio padre diceva sempre che l'oceano è il grande livellatore, che di fronte alla sua immensità siamo tutti ugualmente piccoli e allo stesso tempo ugualmente importanti». Marco contemplò l'orizzonte, dove il mare e il cielo si fondevano in un'oscurità vellutata, pensando a come la sua vita era stata modellata da quello stesso oceano, la tragedia che gli aveva strappato suo figlio, l'eredità marinara che univa segretamente entrambe le famiglie, e ora il futuro che si estendeva davanti a loro come una promessa infinita. «Aveva ragione», rispose prendendo le mani di Chiara tra le sue, «e forse per questo ci siamo trovati, perché entrambi appartenevamo all'oceano ancora prima di appartenere l'uno all'altra». Chiara sorrise, riconoscendo in quelle parole la profonda verità che aveva scoperto lungo il suo straordinario viaggio, che il vero amore non sfuma le differenze, ma le celebra, non richiede che qualcuno si trasformi in un'altra persona, ma invita ciascuno a diventare la migliore versione di sé. «A volte penso», confessò mentre camminavano di ritorno verso la villa, «che non sentiva più come un luogo estraneo, ma come una casa nel senso più pieno della parola, che la nostra storia è come la scoperta archeologica, un tesoro che è sempre stato lì aspettando pazientemente di essere scoperto». Marco si fermò girandola dolcemente per guardarla direttamente negli occhi, quegli occhi che riflettevano lo stesso oceano che era stato testimone della loro storia. «E come ogni vero tesoro», aggiunse baciandola sotto le stelle, «il suo valore non risiede nell'oro o nei gioielli, ma nelle storie che racconta nelle vite, che trasforma nei ponti, che costruisce tra mondi apparentemente distanti». Mentre tornavano, a casa le loro impronte intrecciate nella sabbia simboleggiavano l'essenza stessa del loro viaggio condiviso. 2 percorsi distinti che contro ogni probabilità erano converguti per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa che avrebbe trasceso persino le loro stesse vite, per diventare parte dell'eredità che avrebbero lasciato a Giulia e alle generazioni future. Nella Villa Ferretti le luci si spegnevano una ad una, ma un calore persistente emanava dalle sue mura, un calore che non proveniva dall'opulenza dei suoi materiali, ma dai cuori che avevano imparato a battere all'unisono al suo interno, come le onde che instancabili continuavano ad accarezzare la costa di Porto Azzurro, sussurrando storie di amore, perdita, redenzione e soprattutto della straordinaria capacità umana di ricominciare ancora e ancora.